Ok, ho accessato anche il recording, quindi questa seduta la registro per me al primo punto, no? Per me lo registro. Ok, buon. Quindi dicevo che cambiando un programma, facendo 3-4 comandi, sì, non senti più un'emozione, 2, 3, qualche paura, spariscono le paure, però non è che non hai più paure e non è che poi cambia tutto nella tua vita. Facendo questa a lungo possibile, no? Quindi lavorando con te, fare i comandi ogni giorno, ogni 2 giorni, così, non lo so, ognuno quanto si impegna in questa cosa, i cambiamenti vengono, no? Ho messo oggi quel comment che mi era mandato una ragazza che aveva questa fobia di salire sull'autobus, no? E non poteva andare neanche al lavoro da questa cosa, no? E ho lavorato, abbiamo fatto la seduta dove abbiamo cambiato 2-3 programmi e dopo ha preso il corso e ci ha messo in pratica, non lo so quanto e come, ma una cosa è sicura, che adesso può andare con l'autobus, no? E non ha più quei problemi, quelle paure, non lo so, emozioni che li sentiva che non può respirare così nell'autobus. Adesso funziona, va tranquilla con l'autobus. E beh, c'è ancora da lavorare, c'è ancora ci sono, possono essere, uscire fuori altre paure, altri programmi, altre emozioni, ma se continua a fare dei comandi, sicuro tra un po' non avrà più questo problema mai. Non è che deve fare tutta la vita questi comandi. Una volta fatto un comando nel suo conscio e fatto anche il sigillio, fatto anche il comando per chiudere quella cosa lì, quella cosa non ritorna più, non ritorna quella emozione, non ritorna quella paura. Però sì, se tu lavori alla superficie e togli e mandi via una paura di superficie, allora sotto sono altre paure che mantengono quella paura e può essere che in tempo, a lungo tempo, può ritornare. Per quello io insegno le persone di andare a profondità nel corso, no? Che vai a profondità di queste paure, vai a scavare dentro e lì, dopo che hai cambiato più profondo, il cambiamento è ancora più forte e ancora più che non ritornano mai, che non succede mai se hai di avere quei problemi, quelle paure, quelle emozioni. Buono. Quindi, se avete delle domande su quello che avete visto fino adesso nelle interviste di Claude con me, o se avete delle domande su quello che sto parlando qua, potete scrivere nella chat. Io provo anche di leggere anche nella chat, anche se sono un po'... E poi prenderò persone di qua che hanno scritto e chi vuole lavorare qui in diretta, così farò in diretta che tutti vedete come va. Vediamo un po' i comment. Quindi ho qua questa domanda, se si può lavorare sulle paure che vengono dalle altre vite passate, no? Io ho detto anche nel live, per me non esiste tempo, quindi non esiste la vita precedente o la vita futura, esiste questa vita e tutte le altre che succedono in questo momento. Quindi se io penso così e lo so che è così, allora lavorando qui adesso con quello che è venuto, con quello che c'è adesso, spariscono anche le altre, non mi possono fare affettare le altre. Però se io inizio qua con una paura che ce l'ho in questo momento e faccio il scavo, mi metto delle domande e vado dentro, vedo che sotto ci sono paure, quindi le paure sono come un torre, ci sono quelle alle superficie, che sono di superficie, che siamo coscienti anche di loro, e ci sono profonde e ci sono di base.
Se io tolgo una paura più profonda o di base, spariscono anche le altre sopra, crollano tutto il torre. Quindi lavorando qui adesso con una paura, andando sotto troverò delle paure più profonde, cambiandola il cambiamento viene più forte. Non andate, no? Io ho detto anche nella live, non devo andare a cambiare il mio Windows dal computer 15 anni fa quando lui è stato messo. Io la cambio adesso e di adesso il mio computer funziona differente. Funziona sia per le paure dalle altre vite, però è inutile andare fino là e lavorare qua, perché è tutto che succede qua, adesso, in questo momento, in questo istante, non esiste tempo. Perché andare, perché a fare più lunga la strada quando posso farla più corta e posso essere qua? Maria Rita, vuoi chiedere qualcosa? Ho aperto l'audio. Buonasera a tutti. Ciao Marius, io sono Ciao. Maria Rita e sto a Napoli. Allora, volevo chiederti, lavorare sui programmi e sulle emozioni, cioè lo posso fare anche tutti i giorni con emozioni diverse, con paure diverse? Certo. Non c'è una sovrapposizione, nel senso che devo aspettare magari 2 o 3 giorni per far sì, insomma, che questa cosa No, funzioni, no? Tutti no. i giorni posso lavorare sulle Tutti i emozioni. giorni puoi fare comandi, io ne ho fatti quando ero all'inizio, ne ho fatto tantissimi comandi, tutti i giorni. Chi ha aperto e lo chiudo io? Ho fatto tutti i giorni comandi, quindi se tu fai un comando, vedi che funziona, vedi che cambia, fai l'altro, fai l'altro. Lavori quanto te ne pare, ma l'importante è lavorare, per esempio, diciamo, sono partito da una paura, no? E quella paura abbiamo scavato, ho trovato sotto. Provo oggi di lasciare un po' che le cose si mettono a posto, perché si dice che le paure possono rimanere nelle cellule del corpo fino a 21 giorni. Nell'ADN possono essere ancora attive 21 giorni, così si dice. Questi 21 giorni sono anche quelli della ripetizione, di robe così. Quindi, se tante cose possono mettersi a posto totale in 21 giorni. Quindi dopo 21 giorni posso dire che quella paura non c'è per niente più una volta cambiata, no? Sì, non è più attiva dall'inizio, da quando hai fatto comando, non è più attiva, ma lei non è che sparisce come memoria, che non c'è più come memoria. Lei c'è ancora come memoria. Si dice che in 21 giorni lei si cancella di tutto, ma io se ti faccio un comando su una paura, vedrai che non la sentirai. Se adesso lo senti di 10, dopo lo sentirai di 1 2 un tempo, dopo non lo sentirai mai. Sì, sì, ma infatti dopo la seduta che abbiamo fatto ho avuto già insomma un risultato dopo pochi minuti, però sto notando che più giorni passano e questa cosa si rafforza sempre di più, cioè la vedo sempre più lontana questa paura. Quindi perciò ti chiedevo, cioè, non succede niente, insomma, se io No, continuo. no, va eh. benissimo se fai i comandi, se vai avanti facendo comandi, cambiando è sempre meglio, sempre migliore. Quindi questa tecnica se la metti in pratica, non è che adesso ho risultati e dopo devo rifarla o qualcosa, ma se io ho risultati adesso un po', ho fatto un passo in avanti, poi ho di nuovo risultati, ancora un passo in avanti e sempre di più cambia di più le cose intorno a me. Quindi sì, quanto lo fai più volte, così meglio è, la metti in pratica. Poi non è che la devi fare per tutta la vita, perché Vabbè. noi abbiamo un numero di programmi, non è che abbiamo un infinito di programmi attivi e che ci bloccano, no? Il nostro subconscio si scrive da quando siamo nati fino adesso, quindi ha un numero finito di programmi. E altra che il subconscio si ripete tanto, ha le stesse paure, le stesse programmi limitative, le stesse emozioni che li mette in avanti, perché quando sente la paura, quella è l'inizio per lei, quella è più importante per il nostro subconscio, la paura, che così lui percepisce il pericolo. E quando c'è la paura si ritira, va indietro e si ferma, si blocca tutto il subconscio, perché lì significa che c'è un pericolo, no? La paura viene perché c'è un pericolo e lui vuole non avere pericoli, di non succedere cose, di non soffrire
Chi ha aperto Grazie. ed è entrato adesso, per favore mettete sul mute il microfono. Vi lo metto anche io, però mettete il microfono sul mute. Mute. Ecco, così non si sentono rumori. Buono. Chi è con la mano su? Gianluca, vuoi dire Sì, qualcosa? ciao. Vai. Ciao Marius, allora Ciao. ascolta, io per esempio ho una serie di, diciamo, io ho un problema solo, però ha varie sfaccettature, perché questa è una cosa un po' particolare, quindi vorrei capire anche come affrontarlo da questo punto di vista, perché io devo ammettere che ho avuto in passato problemi di soldi, poi a un certo punto non ce li ho avuti più, poi è ritornato, infatti adesso sono proprio completamente con questo problema. E io ho individuato l'ho individuato nel fatto che praticamente io ho sempre lavorato in realtà con mio padre, che di fatto sin dall'inizio, quando ero ragazzo, quando ero bambino, mi pagava lui le cose, quindi mi riempiva di soldi lui. Dopodiché, quando ho cominciato a lavorare, in realtà ho sempre lavorato con lui, quindi poi alla fine il pagamento me lo faceva lui. Andando avanti, questa cosa sembra la vivo oggi, la penso oggi come una dipendenza nei suoi confronti. Lui è ancora vivo e infatti cioè, adesso continua ancora ad aiutarmi. Cioè, nei momenti di difficoltà, io poi ho fatto dei lavori talmente importanti che praticamente alla fine era impossibile non guadagnare. Poi adesso io ho un'attività, una società tutta mia che sto lavorando, avrei possibilità di fare un fatturato che non è incredibile e invece sto sempre sotto il limite, proprio al limite della sopravvivenza e questa è una cosa assurda, quindi volevo capire se devo lavorare sul rapporto con mio padre, sul rapporto con i soldi, sul rapporto, cioè io penso di avere più di una sfaccettatura e non lo so, perché anche in passato per esempio ho messo sull'attività e si è sostituito a mio padre con la mia ex che aveva tanti soldi e pagava l'azienda, faceva... Io mi sono voglio uscire fuori da sta, voglio essere io il padrone della mia vita e della mia attività, non voglio che nessuno mi presti più, mi dia più Gianluca, ho soldi. capito. Perché... Dai che ti rispondo. Guarda, ti rispondo cosa sta succedendo. Quindi tu non devi lavorare con il padre, neanche con il rapporto di te e il tuo padre. Tu devi lavorare con te. Lui è solo un specchio che ti fa vedere quello che tu devi non risolvere, diciamo, ma capire, coscientizzare, come si dice in italiano, di essere cosciente di quelle cose lì e di capirle. Qui andrò anche su una cosa che la gente, per capire un po' questa cosa, come succede, è che questi specchi, queste persone, noi non dobbiamo accettare queste persone o le situazioni. Non così si risolvono, accettare le situazioni, ma dobbiamo capire dentro di noi quello che ci fa vedere. Vi do un esempio, no? A me non piacevano i bugiardi, no? Avevo proprio un problema con i bugiardi e sempre arrivavano persone che mi dicevano bugie. Poi ho avuto una persona con quale ho fatto anche affari anni fa, lui aveva tanti soldi ma mi diceva delle bugie sempre, ma sempre, anche se sapevo che non è così perché vedevo i documenti, lui continuava a dire delle bugie e quindi io non sopportavo questa cosa qua. Allora non è che io non devo accettare lui, perché se non accetto lui, arriva un altro che fa la stessa cosa, mi fa vedere le stesse cose che io non capisco dentro. Quindi quello che io devo fare è di vedere dentro di me, quando io mi dico a me le bugie, cosa è una bugia? Quando la mamma dice le bugie al bambino, quando il bambino dice bugie alla mamma, quindi io devo capire il concetto, non accettare la persona che mi fa quello specchio. Accettando la persona non cambia niente, ma lavorando dentro di te con il concetto della cosa, con quello che immerge tutto, no? Che mette tutto questa cosa dentro, allora io lavorando con quella cosa, lo specchio non c'è più necessario. Non c'è più necessario che il papà
o quello che mi dice le bugie venga nella mia vita e mi fa vedere questa cosa. Perché io adesso non è che abbraccio le bugie, però li accetto, li conosco, lo so perché una persona dice la bugia, lo so perché il bambino dice la bugia alla mamma, lo so perché mamma dice la bugia e capisco il concetto intero e non ho più nessun problema adesso. Adesso non mi dà più la rabbia quando una persona vuole dirmi delle bugie, anzi rido, mi viene a ridere e sono contento e ho un'altra, ma una volta che io ho risolto questo problema dentro di me, non c'è bisogno neanche di trovare, non trovo più persone bugiarde che vengono a dirmi certe cose, perché non è più bisogno di loro nella mia vita. Ho capito il concetto, sparisce. Quindi non la persona ma il concetto, ma lavorando con te, con quello che tu senti in questo momento verso il tuo papà, le emozioni che lei che già è partito a parlare tanto di questa cosa, era troppo messo lì, vuol dire che provoca delle emozioni dentro di te. Vuol dire che lì ci sono delle emozioni, ci sono delle paure, ci sono cose che tu devi capire e devi lavorare con loro. Se tu lavori dentro, il papà cambia, perché quando lui non può fare, non va a chi fare le cose. Vi do ancora un esempio, no? Se io vado così sulla strada verso di te, no? Tu ti allontani o dici, oh cavolo, stai lontano, no? Se invece io vado sorridente, con le braccia aperte, mi guardi in un altro modo. Quindi se io cambio dentro, cambio la mia frequenza, cambia anche fuori. Cambiano le cose. Quindi cambiando dentro, il mio papà non mi vede più come mi vedeva una volta, no? Mi vede un altro modo, un altro uomo, un'altra persona, mi dà un'altra cosa. Quindi lavorando con voi dentro, cambiando le paure che ho verso quella cosa, emozioni, programmi, le credenze, quello che io sono convinto, le convinzioni e le credenze, cambiando queste, riprogrammando queste, non c'è più bisogno che lui si comporti in questo modo, perché anche io verso lui forse gli faccio un specchio, gli specchio qualcosa, ma una volta che io non gli specchio più quella cosa, né io né lui non abbiamo bisogno di questa cosa, il rapporto cambia o anche le persone cambiano. A me vengono tante volte persone, è successo anche in Romania tante volte, no? Che mi dicevano, di solito le donne, ma anche gli uomini, dicevano, ma se io lavoro con me e cambio, il mio marito sarà buono e mi ama e tutto, non lo so. Forse sparisce domani mattina marito o al lavoro si cambia il lavoro, si cambiano le cose, ma in un modo o in un altro, o che lui sparisce o che lui cambia come persona, ma se lui è narcisista e tu cambi la tua frequenza, cambi il tuo modo di essere dentro di te, non devi fuori, dentro di te, lui non ha più bisogno, non trova più di essere con te, fa con un altro quella cosa lì, non la fa più con te quella cosa lì. Quindi è così che la riprogrammazione dentro di noi cambia le cose, perché io mi tolgo i programmi. Poi a quello che hai detto tu, riguardando quello che hai detto tu, se io mi tolgo i blocchi che ce l'ho, io posso andare oltre e posso rimanere lì, perché il mio subconscio non ha più paure per portarmi alla cosa sicura, dove il mio papà mi tiene tutto, mi dà tutto, perché posso anche da solo, lui percepisce che non c'è più un pericolo, non ci sono più paure, quindi mi può lasciare lì, andare avanti. Se no lui ti tira indietro, ma non ti tira qui, che ti tira qui prima che tu dopo sali qui. Quindi ogni questa cosa che succede nella tua vita, che va avanti, va su, no? Vai con i soldi su, vai con tutto su, sei arrivato troppo su, lui ti porta giù, non la stesso livello, il subconscio ti porta più giù, perché così hai da dover recuperare, no? Per arrivare qui, non che dopo è semplice che vai così, ma no, lui ti porta qua, che arrivi qua. Ti posso interrompere un secondo? Cioè, hai proprio beccato la situazione. Cioè, ogni volta che sono arrivato ad un punto, poi c'è stato un ritorno nel ritorno di mio padre. Io adesso vivo in casa di mio padre, cosa che non ho mai voluto. Cioè, considera che io ho abitato anche a Turda, lì vicino Crusce, la conosci bene Turda, e quando stavo lì era mio padre che mi pagava il fatto di stare lì. Quando lui ha smesso, io ho cominciato a lavorare con la Romania e a fare un sacco di soldi, perché ho fatto da solo. Quando lui è ritornato, perché io stavo seguendo una società in Romania nel 92, 93, 94, praticamente sono dovuto ritornare a casa, cioè ho lasciato la Romania, infatti ci avrei vissuto in Romania, perché quelle zone dove sei tu mi piacciono tantissimo,
e praticamente sono dovuto lasciare tutto quanto e sono dovuto ritornare in Italia. E infatti è accaduto questo 3 volte nella mia vita, è arrivato papà e boom, solito. Non è colpa sua, è chiaramente colpa del mio atteggiamento nei suoi confronti e in quello che... Sì, devi lavorare con te, devi fare le cose con te e poi arriva anche l'effetto fuori. Però quello che dico sempre, no? Non provate di cambiare fuori l'esterno, cambiare le persone da vita vostra o cambiare lavoro o cambiare, non lo so, la città. Trovate le stesse cose che vi schiacciano i bottoni, perché è quella lì è dentro di voi, la portate con voi dove andate. Invece se la cambio dentro, da qualsiasi parte che vado, le cose cambiano, sono in modo diverso. Ma cambiano come? Perché se io non ho paure, non ho emozioni negative, non ho programmi negativi, può cambiare in un altro modo solo bene, no? Se io sono sempre con una frequenza alta, sempre bene con me, capisco le cose, non mi colpisce niente. Poi forse stasera vi do anche una delle mie teorie, che in corso trovate 3 teorie, le teorie della pena, però vi do una teoria della pena così capite un po' di più di quello che parliamo in questo momento e di questi argomenti che li facciamo. Bene, grazie intanto, poi se vuoi possiamo anche lavorare un po' insieme a fare qualche comandi, vediamo come li senti e come escono fuori le emozioni di là e vedrai come si sblocca un po' le cose. Intanto vedo che Deborah vuol dire qualcosa e aspetta da tanto tempo con la mano. Ciao. No, beh, ciao a tutti. No, penso che è una cosa che magari spiegherai dopo, perché di domande ne avrei 1 milione, immagino come tutti. E quindi il mio problema è che non riesco a visualizzare, nonostante io mi alleni, provi a meditare, non riesco. Quindi è possibile con questa tecnica aiutare anche in questo senso? Certamente anche lì ci sono dei blocchi, ci sono emozioni, ci sono paure perché il tuo subconscio non vuole vedere lì o il tuo cervello così, ci sono chiaramente blocchi, no? C'è tutto, secondo me, tutta la manifestazione che succede nel corpo, anche come malattie, come tutto, no? Come spiega anche il dottor Hammer, no? A medicina germanica, no? Spiega che c'è un conflitto, no? Quindi il conflitto è basato sulle emozioni, paure, tutte quelle cose negative, no? Cambiando, lavorando con te cambia. Quindi la tecnica include anche la cosa di visualizzazione, scusa. Però in questa tecnica, anche se non visualizzi, non sei capace di visualizzare, funziona lo stesso. Ho messo delle cose perché tante persone avevano questo problema e hanno lavorato con questa cosa qua e funziona lo stesso. Quindi non è che devi stare lì a vedere se non hai visto non è successo. In questa tecnica ho trovato lungo anni, no, che ho lavorato con le persone anche da quando facciamo questa cosa per tante altre persone, quindi ho trovato tutto per poter ogni persona, qualsiasi persona, di mettere in pratica. Sì, dopo, perché tu già hai sei convinta, no? Hai una credenza. Io non riesco a visualizzare, quindi la prima cosa che la devi cambiare. Io riesco a visualizzare. Quindi si può cambiare questo programma, cambi questo programma, non significa che tu già puoi visualizzare, perché lì ci sono anche delle emozioni sotto, può essere anche una paura. Cosa non vuoi visualizzare? Cosa non vuoi vedere nella tua vita? Bisogna chiederti. Dove non vuoi guardare indietro o in avanti nella tua vita? O in questo presente non vuoi vedere? Cosa non vuoi vedere? Quindi saranno delle domande che ti li devi fare, rispondere come a rispondere a un bambino che ti chiede di 7 anni e ti dice: Deborah, cosa non vuoi vedere in questo momento nella tua vita? E se gli rispondi a lui cosa non devi vedere nella tua vita, potrà essere che è lì, no? Non dico che cambiando un programma, una convinzione, una credenza, è già cambiato tutto. Però se vai lì, oggi fai un scavo, cambi 2 o 3 programmi, domani cambi ancora 5, dopo un mese, e ti svegli che a un certo punto riesci a visualizzare. Perché i programmi sono uno dietro all'altro, le paure sono una sopra l'altra e le emozioni sono anche quelle più forti, la senti davanti e le altre sono cattive dentro, quindi tu manifesti un'emozione che è a superficie, che la senti alla superficie.
lavorando con quello che ti viene, non andare oltre. Però se questo è un problema che ti dà emozioni, che tu non riesci a visualizzare, è un problema con questa cosa, vuol dire che è di attualità. Quindi lavora con lei e ti chiedi, ti metti delle domande. Cosa succederebbe di male se tu riesci a visualizzare? Cosa può succedere di male? Quindi se ti metti questa domanda troverai delle paure. Se ti metti questa domanda ti porta alle paure. Se ti chiedi perché non posso visualizzare e dai una risposta qualsiasi che ti viene, che ti passa per la mente, trovi programmi che sono più profondi di questa cosa. Poi se ti dà un fastidio, chiudi gli occhi, pensi a questa cosa che non riesci a visualizzare e forse ti viene la rabbia che tu non riesci a fare questa cosa e vedi dove trovi quella rabbia nel corpo. La descrivi, vedrai tra un po' come faccio in diretta con le persone, che facciamo la prova. Chi ci ha scritto lì, se proviamo, ha scritto nella chat. Sì, certo, proviamo. Io provo stasera di prendere almeno 2 persone, 3, 4, quanto possiamo, a mettere in pratica. Prima parliamo un po' di queste cose per capire un po' cosa succede qua e cosa mettiamo in pratica. Dopo mettiamo in pratica e poi chi rimane fino a quando, non lo so, vediamo quanto dura questo live. Non è un'ora, quanto ci troviamo bene e possiamo andare avanti, facciamo delle lavoro con le persone, no? Facciamo, non lo so, più persone possibile in questo live, così avete più chiarezza di quello che come si può mettere in pratica. Poi pensate, potete valutare a lungo tempo come vi può aiutare se mettete in pratica questa cosa, perché qua abbiamo la teoria, ma poi vediamo anche la pratica. La pratica funziona uguale come la teoria per me, e quindi ho fatto, mi sa, più di 90 o forse più di 100, non so sicuro, di sedute con persone dall'Italia da quando abbiamo iniziato, e non è stato una da non funzionare. Quindi funziona e funzionerà anche stasera, così vedete. E poi voglio fare anche una cosa più, così vi dico, io quando ho fatto il primo mio corso di questa cosa, che è stato 2016, mi sa, ho fatto il primo corso per la faccenda dei soldi, perché la gente vuole soldi. Allora ho detto facciamo il corso per i soldi, e ho avuto 22 persone in questo corso. È stato live qua in mia città, e da 22 persone ho fatto comandi in quella sera. Il corso ha durato 2 giorni, dalla mattina fino alla sera. Ho fatto comandi per tutti io, e ho cambiato tutti i programmi, tutte le paure che li trovavano, a tutti in un colpo, no? A 22 persone in un colpo, ed ha funzionato per tutti. Abbiamo verificato con la testata muscolare, con il testo muscolare, del balancio del corpo, abbiamo testato con l'ANSA, abbiamo testato con le cose, ed ha funzionato, e ha funzionato anche realmente, perché tante persone dopo quei 2 giorni hanno cambiato tanto nella loro vita, no? Ci sono testimoniali, posso anche far vedere dei suoi, sono in rumeno, ma posso fare vedere questi testimoniali. Quindi funziona anche a più gente. E quello che dicevo, che trovare una paura, un programma che più gente ce l'ha, se siete convinti che l'avete, io farò il comando per tutti e cambiamo quel programma per tutti, e quelli che usano il pendulo e l'ANSA possono misurare se è cambiato o non è cambiato quel programma per tutti. Quindi anche se non sarete presi stasera, però ancora una cosa, lo Zoom lo facciamo anche settimana prossima. Provo di fare 2 settimana prossima, uno verso non proprio la mattina, ma così, non lo so, 10, 11, qualcosa del genere, e uno in un altro giorno, pomeriggio, verso le 2, 3, che così possono tutti quelli che non sono potuti entrare stasera, possono entrare anche. Però nello mio Zoom adesso si possono entrare 300, quindi siamo 94, quindi va benissimo, possiamo, chi vuole partecipare ancora una volta a queste sedute possono fare, non c'è problema. Non dovete che abbiamo partecipato una volta e non posso più partecipare. Potete partecipare quante volte ne volete, perché non c'è problema per questa cosa qua. Ok, quindi però
sono le stesse cose, non è che vengo qua davanti a voi a dirvi ogni volta altre cose, perché è sempre quella, la matematica è sempre quella, non cambia la matematica, adesso per adesso. Comunque cambia la fisica, ma la matematica sembra di rimanere così. Ok, buon, vado un po' se avete delle domande a queste cose, vedo un po', guardo un po' lo chat e poi andiamo avanti. Mi dice che facendo il corso lavoriamo con qualcuno, si interagisce come ora. Se lavori tu da solo con qualcuno non si interagisce come ora, non so cosa intendi, ma le sedute io le faccio online e funzionano lo stesso, e funziona sempre anche alla distanza, non c'è problema. Però quello che voglio farvi capire, se andate su questo corso e imparate questa tecnica, l'importante è prima di lavorare con te. Una volta che hai lavorato con te, hai messo a posto le paure, le emozioni e così, poi io ti consiglio di andare oltre e lavorare con gli altri. Sì, certo, ogni tanto per fare qualche comando, alcuni, anche io ne facevo così, però io, quello che mi auguro dalle persone non è che voglio fare il terapeuta, per quello non faccio le sedute a pagamento. Non faccio questa cosa né in Romania né in Italia, non li faccio. Io preferisco che ti insegno a te a farlo, dopo che hai imparato lo metti in pratica per quanto vuoi e come vuoi. Non è una cosa né benefica né per te né per l'altra persona lavorare con l'altra persona. Perché? Perché gli rubi a lui il potere, lui ti dà il potere e tu diventi una cosa che io so fare, tu non sai fare e ti faccio io a te e quello è dipendente di te, così tu gli dai il pesce da mangiare e lui sta dietro di te che tu peschi per lui. Però tu non peschi più per te se fai questa cosa, perché tu puoi andare avanti, puoi andare oltre le cose, ma invece se tu sei preso che tutto il giorno fai sedute con le persone per i soldi, diventi un schiavo dei soldi e questa non è una cosa che ti porta avanti, anche se tu pensi che aiuti una persona, hai fatto una grande cosa. Io considero che aiutare gli altri è la peggiore cosa che posso fare agli altri, di aiutarli. Non aiuto nessuno. Io aiuto me stesso e quando dico questa cosa è che non vi aiuto voi vi aiutate voi. Voi siete qua, voi vi date un'opportunità di fare questa cosa. No, io non vi aiuto, io vi posso guidare perché io vi faccio vedere la mia strada, sono andato su questa strada, sono andati fino adesso più di 1200 persone in Romania che hanno fatto corso e mettono in pratica questa tecnica, quindi vanno sulla questa strada, io ti posso guidare sulla strada, ma non è che ti prendo dietro e ti porto nella mia schiena. Poi se arriviamo tutti lì nella discoteca, la discoteca sarà più bella, io quello che mi auguro è che nella discoteca siamo in tanti e così possiamo parlare tutti e cambiare e lavorare insieme. Non che io faccio le persone che poi diventano dipendenti da me, io devo fare, devo lavorare, devo dare. Quindi per quello è meglio che prendi il corso. Noi in Romania abbiamo iniziato proprio da questa cosa, no? Abbiamo detto possiamo diventare noi terapeuti, facendo anche altre equipe di terapeuti e lavorare con la gente. Ma il mondo non si cambia così, le cose non cambiano così. Le cose cambiano quando ognuno fa il suo lavoro, lavora con lui, fa il lavoro suo e così il mondo cambia da solo, cambia lui. Io non posso cambiare il mondo, ma il mondo si può cambiare da solo. Voi vi potete cambiare se lavorate con voi e se altri lavorano con loro, tutti cambiano, così si cambiano le cose. Se io lavoro con voi vi rubo la forza che avete, il potere che c'è dentro di voi e non si arriva da nessuna parte. È sempre quella cosa lì che gira intorno e non si arriva da nessuna parte. Quindi quello è importante e in questo corso io vi offro aiuto, no? Aiuto nel corso di imparare la tecnica, ma non significa che se ho preso il corso adesso io lavoro con te. No, io ti faccio anche una seduta gratuita dopo che hai preso il corso per, se hai delle domande, di aiutarti a sfruttare la tecnica al massimo.
ma non sto lì con te a lavorare ogni giorno perché tu hai preso il corso. No, tu ti devi prendere il potere perché sono bambini di 7 anni che hanno messo in pratica e sono persone di 80 anni che mettono in pratica la tecnica e funziona per tutti. Quindi ognuno di voi è capace di fare questa cosa. Se è entrato qua in Zoom, sono convinto che ognuno di voi è capace di fare questa cosa. Poi, da più di quasi 30 persone che hanno preso fino adesso il corso, ci sono state 3 persone che hanno messo delle domande. Quindi, ma non è che non hanno capito, volevano essere più sicuro su quello che hanno capito. Quindi vuol dire che mi spiego abbastanza bene nel corso e ognuno può capire e mettere in pratica. Quindi non è un gran filosofia. Buono, che ore sono? Allora, abbiamo iniziato alle 8, abbiamo parlato tanto, voglio che ci mettiamo proprio alla pratica perché così tutti capiscono. Ma Maria, vuoi dire qualcosa? Maria Cristina? Non ti sento, vediamo se ti faccio... Sì, buonasera. Scusa, non sono molto pratica, siccome io sono entrata un attimino in ritardo, dunque non ho avuto il piacere di ascoltare la parte iniziale della Zoom. La mia domanda era questa: con questo metodo si lavora anche sulle problematiche, per esempio, di salute, che ne so, io ho un problema di una cisti di grasso, insomma, qui nell'occhio, e da un intervento, insomma, si è peggiorata questa cosa e mi tocca tutti i nervi e quindi mi va a far male fino al cranio, quindi non posso pettinarmi, non posso fare praticamente niente, devo stare attenta. Ecco, la mia domanda era se la tecnica serve anche per risolvere questo genere di problematica. È una buona domanda, non abbiamo parlato di questa ancora. Quindi, quello che vi voglio dire su questa cosa, io non posso fare delle affermazioni che questa cosa risolve malattie, no? Perché qua entriamo nell'altro mondo dove sono più interessi, più forti interessi e più cose e io non ho da fare e non voglio litigare con nessuno, non sono lì. Però quello che vi voglio dire, vi voglio spiegare un po' come fanno le cose. Quindi, se Dr. Hammer, non so quanti di voi vi intendete di nuova medicina germanica, lui dice che sono dei conflitti, no? E ti spiega anche ogni cosa a che conflitto corrisponde, no? Una volta avere avanti il conflitto, lì ci sono programmi, sono emozioni, sono paure, ci sono dei dati che se tu li cambi, perché la malattia è un effetto, la causa è qui, è psicosomatica, quindi parte dalla testa. C'è una cosa che tu non l'hai capita della tua vita, qualcosa che tu non vedi nella tua vita, qualcosa che non hai risolto, che lo tieni lì bloccato. Poi se va su questa cosa, non lo so, ma anche se mi sono fatto male, diciamo, ho caduto ed ho colpito con la mano. Neanche quello non è per caso, non è niente per caso, dice il dottor Hammer. Alla fine anche quello è una cosa che succede per un certo motivo. Vediamo, ci sono persone che non sono riuscite a rientrare perché mi scrivono su WhatsApp. No, io vedo tutte le camere dentro, tutte le persone dentro nel coso. Quindi, lavorando su parte delle emozioni, dei programmi, non lo so, non riesce a entrare nel Zoom la prossima volta. Cambiando questi qua, certamente che l'effetto non ha più senso. Quindi lavorando sui programmi limitati sulle paure che hai verso quella cosa lì, andando giù, scavando un po', io così ho iniziato il mio percorso. Quando ho scoperto questa ho detto allora risolvo le malattie, lavoro con malati e aiuto i malati, no? Che ero commesso in questa cosa qua. E ne ho avuto grande successo con questa cosa qua, a lavorare con la gente. Tante volte le cose che mi hanno colpito di più erano che bambini sotto 7 anni, lavorando con la mamma, si curava il bambino. Questa è la cosa più bella che è stata, che è successo tante volte. Lavorando con la mamma, con i problemi psicologici della mamma, è curato il bambino, perché è attaccata fino a 7 anni al bambino, il bambino non ha
conflitti fino a 7 anni solo se è abbandonato. Il suo unico conflitto è di essere abbandonato. Se è lasciato lì da solo, per lui la mamma è sia mangiare, sia protezione, sia a casa, tutto è la mamma, no? Anche nel bosco succede così. Se il capriolo no, se ne va, il piccolo rimane nel bosco, perché per lui la mamma è tutto, è mangiare, e lo protegge, è tutto. Quindi se non c'è la mamma, l'unico conflitto che lo fa il bambino è quando è lasciato da solo, sia all'asilo, sia, non lo so, alla scuola, se non gli piace, o ai nonni, o così, è l'unico conflitto. Quindi fa poche cose come malattia. C'è una cosa che la voglio dire qua. Dr. Hammer dice che la malattia è bifasica, ha 2 fasi. Quindi ha la fase attiva, no? Quando proprio mi ammalo e la malattia va avanti, e ho la fase di curarmi, che è sempre ha dei sintomi nel corpo. Quindi quando io mi curo, tante volte vado al medico e mi dice che sono malato, ma invece il mio corpo sta curando. Perché se io ho avuto un conflitto e ho fatto un cancro, diciamo, al stomaco, o le donne fanno tanti problemi all'apparato di riproduzione perché loro hanno più organi che noi, che gli uomini, e hanno più emozioni che noi. E stoccando le emozioni, da questi conflitti che li tengono e non parlano perché l'uomo non sta a ascoltare e lei ha bisogno di parlare e non può parlare dei suoi problemi, allora si fanno queste malattie, io le dico problemi. E questi qua, quando si curano, bisogna anche andare via da qualche parte quella cosa che è lì. Tante cose si incapsulano, si rimangono lì, ma tante cose vanno, sia che vanno sulla bocca, sia che vanno giù, ma vanno sempre fuori, perché il corpo non ha più bisogno di tenerli. Quindi un tumore dovrebbe necrosarsi, corrodarsi, no? Deve andare fuori. Quindi così le donne hanno più problemi alla parte genitale perché eliminano di più di là che noi uomini, e hanno più emozioni, hanno più organi, hanno più cose un po' che loro, se non sono ascoltate, che è molto importante per loro, allora si accumulano lì. Quindi sono bifasiche le malattie. Se io vado al dottore, il dottore mi dice: guarda, tieni questa pastiglia, e se 2 settimane non hai guarito, vieni che te la cambio. E tu passa 2 settimane e non hai guarito, vai, ti dà un'altra pilula e la prendi, e dopo ancora 2 settimane hai guarito. Ma perché è passato un mese da quella cosa lì e tu ti sei risolto i problemi che avevi nella cosa. Quindi erai anche su una fase di curarti, e quindi è andato a buon fine. Però loro non è che vogliono curarti, loro vogliono che tu prendi le medicine. Poi il tempo è che è stato che ti ha curato, e le tue problemi, perché anche loro dicono: non noi ti curiamo, tu ti curi alla fine. Anche qua non è che qualcuno ti cura, tu ti curi in qualsiasi cosa che vai a fare, anche se fai riprogrammazione, tu ti curi, non ti curo io solo ti faccio vedere come farlo. Però sì, funziona per questa cosa, e funziona benissimo lavorando con te, lavorando con le tue emozioni, con le tue paure, con le tue cose. Io non mi ammalo da, non so, più di 12 anni, ho avuto solo il Covid, e qui mi critica qua che dico che ho avuto il Covid. Chi soi? Perché? Perché io ho vissuto questa cosa qua. Sono stato 2 settimane con lui nel letto, abbiamo fatto di tutto insieme, non ho avuto odore, non ho avuto sensi, neanche con le mani non sentivo niente. Per una settimana non mi sono potuto alzare dal letto, andare a fare una doccia. Quindi io lo so quello che ho sofferito, ma sono stato con lui, ho visto cos'è, l'ho capito, ho meditato. È stata la più buona cosa che mi è successo, perché non pensavo che una cosa mi può colpire ancora, perché era già in un stato buono di salute e tutto quello che ho ottenuto in queste cose, facendo queste riprogrammazioni. È stata una cosa molto benefica per me e anche per il mondo, perché sono partite tante cose, sono cambiate, ma non entriamo in questo discorso. Quindi lì non è che mi ha aiutato tanto la riprogrammazione, riconosco, non è che mi ha aiutato tanto, ma sai dove mi ha aiutato tantissimo in questa cosa? E dove vi aiuterà questa cosa se la mettete in pratica? Di più di tutto, più della salute, più dei soldi,
più di tutto, sai dove ti aiuta? In tempi che vengono da prossimo, non dura tanto, le cose vengono a cambiarsi, succederanno delle cose, come è successo anche quando è stato la pandemia. E se non sei qua, se hai paure, se hai emozioni negative, sai questo, vai e ti vaccini, perché quello che ha fatto il vaccino l'ha fatto perché ha avuto paura. Quello che ha fatto il vaccino, anche c'è una classe che a me mi ha sembrato la più bella classe che ci ha fatto i vaccini, quelli che volevano andare in vacanza. Tanti dei miei d'intorno mio sono vaccinati perché volevano andare in vacanza. Io ero in vacanza, intanto stavano a casa. Che cavolo, non andavo a lavoro? Che vacanza vuoi di più di così? Ma non hanno potuto stare in un posto, non potevano stare fermi, non potevano perché le emozioni, le paure, le cose li tiravano fuori. Allora sono andati e sono vaccinati. Quindi questa cosa qua ti aiuta una volta che non hai paure, non hai cose, per quello che andrà a succedere nel mondo, secondo me, non posso farvi vedere una cosa certa, ma quando sarà, tu sarai preparato. Io sono stato preparato per il Covid, non ho avuto nessun problema. Sono stato qua con lui, ho sofferto, dopo sono stato 3 mesi in montagna e sono stato benissimo. È stata vacanza sempre. È stato bellissimo perché ero bene dentro e la cosa non è, però ho avuto bisogno di sperimentarla. E poi chi dice non esiste perché il Covid, la paura, dice il dottor Hammer, di morire fa il coso dei polmoni, il cancro dei polmoni e confronto alla paura di morire. Quindi le persone che hanno preso la malattia di Covid, che è un veleno combinato con un veleno, è una malattia nuova, è un veleno praticamente, e questo chi è stato avvelenato con questa ha avuto paura di morire, ha avuto problemi con i polmoni, ma non il Covid ha fatto problemi con i polmoni, la paura di morte, perché la persona ha fatto il collegamento, ha detto se ho il Covid posso morire, che così si è fatto le cose. E avendo la paura di morire ha fatto problemi con i polmoni e così sono arrivati in ospedale, poi lo sappiamo la storia. Quindi se lavori con te, se fai le riprogrammazioni e non hai paure, non hai problemi, non hai emozioni negative, perché le emozioni cattive tenute lì nascono alla fine questi problemi nel corpo, perché parte di qua e arriva nel corpo. Ok? Quindi puoi risolvere qualsiasi cosa. Non lo so quanto può durare una cosa di risolvere, dipende di te, quanto sei capace di arrivare là, di lavorare con te, di toccare proprio quel programma. Può essere una seduta. Io ne ho viste, io quando lavoravo per le malattie non facevo più di 2 sedute e una seduta durava 2 ore e mezza. In 2 ore e mezza, se non si risolveva quel problema in 2 ore e mezza, nella seconda seduta succedeva sicuro, ma facevo tante riprogrammazioni in quelle 2 ore e mezza, si facevano dei comandi. Quindi, però, anche quando inizia il curare, tu devi capire che ci sono bifasi, ci sono 2 fasi. Quando mi sto curando avrò ancora sintomi e questi sintomi li avrò fino a quando mi curo. E se andate sulla nuova medicina germanica dice se tu un anno ti sei autodevalorizzato, un anno devi curare. Se tu non lo so cosa hai fatto, hai sofferto, hai avuto questo problema, quindi uguale dura anche la parte di curarsi. La curare più la cicatrizzare la cosa. Quindi sono 2 fasi anche là. Se tu sai, guarda, ho questo problema adesso nel corpo, a questa malattia, vado lì e guardo, sono sulla fase di curarmi o sono sulla fase attiva? Perché se sono sulla fase di curarmi, tu non puoi curare il fatto che ti curi. Non puoi, no, ti curi. Non è che puoi lavorare per non ripetere quella cosa lì. Perché se la ripeti diventa cronica. Lì diventano le malattie croniche. Però una volta che sei sulla via di curarti, non è che puoi fare, ti posso curare della cura, dei sintomi di curarti, perché il corpo ha bisogno di mandare via quello che ha messo in più
o di mettere in più quello che ha sciolto giù, no? Abbiamo interferenze. Mettiamolo sul muto. Perfetto. Allora, spero che abbiamo capito. Paura di rimanere senza soldi. Sì, su questa paura andiamo, io me la scrivo qui. Paura di rimanere senza soldi. Paura di rimanere senza soldi. Questa la cambiamo per tutti chi vogliono e dobbiamo anche vedere di misurare, vediamo a chi cambia, vediamo se cambia a tutti. Dopo ho fatto io il comando per tutti quelli che vogliono che questa paura di rimanere senza soldi, anche se qua poi vedete che non è proprio solo fare un comando per avere i soldi, però alla fine facciamo questa cosa che facciamo questo esperimento così vedete un po' come stanno le cose. Bene, ok, guardo un po' le domande nella chat e poi mi chiede qualcuno che se in corso impari a lavorare con te o con gli altri, sia con uno sia con altri. Impari a lavorare con te, ma quello che si mette in pratica per te puoi mettere anche in pratica per altri, come faccio io oggi. Ma è la stessa cosa, solo che non dici che per lui, o non dici che per te, dici il nome di quello con chi lavori, quindi si può mettere in pratica per voi e per gli altri. La trauma di essere abbandonata alla nascita. Lavorando oggi, quello che senti oggi, dove ti senti abbandonato, chi ti abbandona, dove tu ti abbandoni te stesso in questo momento, lavorando con te oggi si risolvono anche quelle cose di là, perché quello secondo me è stato un coso buono che ti è successo, perché tu hai scelto quella esperienza, non l'ha scelta nessuno per te, quindi hai avuto da guadagnare e adesso sei quella persona che sei oggi perché è successo quello, hai una esperienza se sei stato abbandonato, ma lavori adesso con te, perché non devi andare lì quando sei stato abbandonato a ricordarti quando ero bambino, che avevo 1 anno e non ti ricordi niente. Si può fare anche così, però è più lunga la strada. Lavora con quello che senti adesso verso questa cosa. Chi è che ti abbandona? Quando tu ti abbandoni te, lavorando con te adesso cambierà anche quella lì, non avrà più senso per te nella tua vita, non la porterai sulla schiena. Vi dico una barzelletta, non è, ma una barzelletta così, dice che un prete e che lui era anche un insegnante, no? E il suo discepolo vanno insieme sulla strada, nei boschi e così sui campi, e a un certo punto a un fiume trovano una donna che era mezzo svestita, non aveva tanti vestiti su di lei e voleva passare questo fiume. L'altro non lo guarda neanche il giovane, ma il maestro la prende nella braccia, la porta dall'altra parte del fiume, la mette giù e se ne vanno avanti. E quello lì, il giovane pensava sempre a questa cosa perché ha fatto questa cosa, che quella era mezzo nuda e così, no? E gli dice a un certo punto, dice, ma maestro, come mai hai fatto questa cosa? Perché non si tratta di prendere le donne così, no? Era mezza nuda e così. Ma dice, guarda, io l'ho presa, l'ho portata dall'altra parte, l'ho messa giù, ma tu ancora che la porti con te, anche in questo momento, l'hai lì e con te. Quindi non portate le cose con voi, molatele giù. Adesso lavora con te, l'hai molata giù e lì, muore lì e te ne vai avanti da solo. Quindi il maestro l'ha lasciato giù, non ha avuto più nessun problema, ma lui che pensava sempre, portava con lui quella cosa, lo teneva bloccato, non riusciva di pensare, no? Solo a quella cosa lì. Quindi lasciate le cose giù e andate avanti senza loro. Quindi se hai avuto un trauma quando erai bambino, alla nascita o che ne so io, lascialo lì, prendi quello che è buono, lavoro adesso con te, qui, e poi vedrai che le cose vanno avanti diversamente. Ok?
facciamo una prova, mi offro, paura di rimanere senza soldi, abbiamo detto. Soldi, facciamo generare pure ansia, soldi, grazie, anche emozioni, tanti comment, vediamo un po' la rabbia, emozioni limitanti. Bene, allora è già passato un'ora da quando siamo in linea. Se avete delle domande sulla cosa rispondo ancora un po' e poi ci mettiamo a fare la pratica. Dimmi Maria. Le paure eventualmente si trovano attraverso la tecnica, perché uno Sì. potrebbe non sapere di avere determinate paure. Certo, anche io faccio anche nelle sedute gratuite che ho fatto fino adesso, tante persone mi hanno detto io sto benissimo, ho lavorato con me per tanti anni, non ho nessun paura, non ho nessun problema. Ho detto, sai come sono io, come il dottore. Quando vai al dottore e ti chiede il dottore, bevi? No. Fumi? No. Prendi l'alcol? No. E lui dice, non ridere che io ti trovo sempre qualcosa, perché il dottore sempre ti trova qualcosa, non farti problemi. Così sono anche io. Se tu ci pensi che sei lì sulla nuvola e non ci trovi niente, ti trovo io. E ti trovi anche tu da solo con le attrezzi che ti li metto alla disposizione nel corso, ti trovi sicuro. Perché? Perché andare sotto, vedrai che tante persone di voi, e questo è stato anche il mio caso, non è che io sono stato un santo, è che io sono passato così nella vita, ho lavorato tanto come, facevo 4 ore di meditazione al giorno, mettevano in pratica tante tecniche così, e alla superficie ero abbastanza bene, stavo benissimo, tutto sopra mi sembrava bene, ma le cose non è che cambiavano, solo io avevo l'impressione che sto molto bene, invece tutte le altre cose erano sotto tappeto, e quando alzi il tappeto e guardi sotto vedi che le cose non stanno proprio così, anche che fuori sto bene, ma sotto tappeto quella lì non è che sparisce, sparisce se lavori con lei. Quindi la cosa che succede, sì, io ho messo questa tecnica, non è solo fare un comando, è la cosa che ti aiuto di andare anche a profondo, e se tu sei attento ti offro anche attrezzi che farò proprio un'accademia di questo corso, facciamo anche già dalla settimana prossima, penso di fare il gruppo con quelli che hanno acquistato il corso, e così con loro farò anche delle sedute così, dove gli do la cosa chiara, facciamo dei zoom, per sfruttare al massimo questa tecnica. E dopo che hai risolto tutto quello che è in presente, che non hai più problemi, ti do altri attrezzi per andare anche più profondo di così. E quello sarà tutto sul corso, sarà gratuito. Non è che poi ti chiedo soldi anche per quello. No, non è questa. Già hai dato un valore alla cosa, quindi i risultati tuoi sono i miei risultati, e così andiamo avanti. Solo che tutto bisogna farlo passo a passo, perché se no non si capisce più niente, no? Se io ti dico tutte le cose non capisci niente. Così prendi mano a mano e vedrai che si arriva a un buon punto. Buono. Come si prenota una consulenza con te? Quindi sul WhatsApp, chi mi ha scritto su WhatsApp ho messo in fila, fino adesso ne ho fatto un centinaio di persone, in una settimana e mezza, non so quanto è durato. Facevo anche 10 sedute al giorno, di mezz'ora, però si allungano tante a 45 minuti e così, poi fine quando rispondo a domande inizia un'altra, quindi a stare seduto a fare 10 sedute non è tanto facile. Preferisco che facciamo questi zoom un po', così capite un po' di cosa si tratta, capite un po' che io non faccio sedute particolari con le persone, né al pagamento né gratuito, per risolvere tutti i problemi delle persone. Ti faccio un assaggio di questa tecnica, ti faccio vedere come funziona, ti faccio vedere, proprio la senti sulla tua pelle, e se è lì, se ti piace, se hai visto, allora vai avanti tu, così prendi la tua potere e diventi tu il tuo terapeuta, e non hai più bisogno di nessuno dopo. Se ti metti un po' qua e là con qualcuno, sì, ma poi vedrai che le cose cambiano. Quindi è quello che io mi auguro, che tutti imparano la tecnica. Come si per partecipare al tuo corso? Sì, il corso è sul sito, ci sono 12 video.
su ogni video c'è anche scritto, non su primi no, che dove è introduzione, donde parlo, però dove sono comandi, dove spiego le emozioni, dove sono 12 video su ogni aspetto della tecnica, e sotto il video c'è anche scritto il comando, come farlo, tutto. Quindi tu la puoi vedere sia dal telefonino sia dal computer, puoi vedere tutti questi comandi e poi la puoi leggere, non è che la devi imparare a memoria il comando, all'inizio comunque è semplice, lo puoi leggere e funziona lo stesso, funziona per tutti, tu basta a trovare, a metterti a lavorare con te, trovare le emozioni, paure che devi cambiare. Una volta che li cambi, nel corso è così fatto, strutturato, no? Con questi 12 video. Se non hai capito qualcosa mi puoi mandare un messaggio su WhatsApp, poi facciamo il gruppo dove rispondo a tutti ai messaggi, poi facciamo anche dei Zoom dove ti aiuto e ti do ancora più cose per lavorare con te. Se non hai capito, se non riesci a metterla in pratica, faccio una seduta con te di mezz'ora gratuita che ti aiuto di capire e di sfruttare questa tecnica al massimo. Quindi quelli che saranno in corso comunque sono prioritari, quelli che anche questi giorni hanno pagato 97 euro, ho fatto con loro subito la seduta in massimo 2 giorni, perché io non mi prenoto mai più di 2 giorni, sempre 2 giorni in avanti, passo quelli perché io vivo nel presente, non sto a pensare cosa succederà tra 5 giorni o 10 giorni e non mi faccio prenotazioni solo al massimo 2 giorni in avanti. Quindi se uno vuole lavorare con lui, per me quella persona è più importante, che vuole fare qualcosa con lui, non che aspetta che io gli risolvo i suoi problemi. Però per assaggiare, per convincerti che funziona, che così accetto di fare queste sedute gratuite, che così la persona vede su di lui e si ne accorge che ha funzionato subito, semplice, e allora di lì sta la tua cosa di fare questa cosa, di prendere tu nelle mani queste cose qua. Ok, no, il corso non costa 97 euro, il corso costa 477 euro. È il valore che io do a questa cosa. Attenzione, quello che la gente non capisce, pensa di questa cosa, di farti pagare, è che la cosa, se sei spirituale, deve essere gratuita. Non so se sapete quanto ho pagato io nella mia vita per arrivare a quello che sono e quanti corsi ne ho fatto per niente. E non hanno usato la niente. Ma quello che vi voglio dire è un investimento che lo fai e non è su di me, che io non mi mangio soldi, è su di voi. È l'investimento che lo fai su di te. Poi se ti do una cosa gratuita vuol dire che non ha valore, perché è gratuita, non ha valore. Quindi se ho butto una cosa per strada che non mi serve, allora neanche agli altri non gli serve perché è giù per la strada. Se invece una cosa ha valore, la gente la mette in cassaforte, la tiene stretta perché ha valore. Se ha così lo mette lì sul scaffale e lo guarda ogni tanto, oggi non faccio che non ho voglia, domani non lo so, ma invece se hai pagato, allora se hai dato il valore, allora fai le cose e ci metti in pratica. E a me, io ho fatto così, sono venuto in Italia a un corso di Ramta, chi ha sentito di Ramta Rese, fa in Italia corsi, e per arrivare al corso ho dovuto comprare 2 corsi perché era di masterclass, e ho pagato 2.500 euro per venire una settimana in Italia a un corso che poi adesso neanche se mi paga non vado più, non andrei lì, perché quella è una entità e si fa i cazzi suoi, non interessa l'energia sua e così non entro in questa cosa, però lui la dice che è una entità che non è di qua e così, quindi non entriamo in questo discorso perché tutti sapete, se seguite il Claude, se seguite il Malanga, lo sapete come stanno le cose. Quindi però per avere quella esperienza lì con la Ramta ho dovuto fare questa cosa, sono andato lì, ho pagato un sacco di soldi, non li avevo neanche perché ho preso un prestito, un mutuo, e prestito da un amico, e sono andato lì e dopo ho pagato quello lì, però se ho voluto fare quella cosa lì, ho fatto quella strada lì. Quindi ognuno, non c'è obbligo, non c'è niente, ognuno sceglie la sua strada. L'unica cosa che vi dico, no? Vi dico una cosa che diceva Osho, non so se è vera o no, lui la raccontava così, Osho. Diceva che l'Alessandro, no, di Roma, quando ha conquistato tanti territori, è arrivato anche in India, un grande maestro ha chiesto
se tu sei in deserto e hai sete, tanta sete perché non hai bevuto acqua e non trovi acqua, e io ho una bottiglia di acqua, quanto sei disposto a pagare per questa bottiglia di acqua? E l'Alessandro ha detto, guarda, ti darei anche il metà del mio imperio, no? E lui ha detto, ma se io non te la do lo stesso, non te la vendo lo stesso? Allora lui ha detto, forse che a lungo tempo, invece di morire di sete, ti darò anche tutto l'imperio, no? Allora questo ha riso, ha detto, tutto il tuo imperio vale una bottiglia di acqua in un certo punto, no? Basta aspettare che la persona ha più sete e poi compra lo stesso. Quindi vuol dire che se non fai questo passo non hai soffrito abbastanza. Chi ha soffrito abbastanza e gli basta, allora fa qualcosa, si mette in fila e fa qualcosa, si mette in pratica e si mette a fare qualcosa. Perché io non è che ti chiedo e ti lascio lì, ti aiuto e vedete adesso come funziona la cosa. Quindi chi vuole provare la tecnica in diretta? Ho detto, se volete provare questa tecnica adesso, non dovete aprire il cuore davanti a tutti, parlare dei vostri problemi. Basta pensare alle problemi, dirmi quello che senti, ti guido io per trovare l'emozione e poi io faccio il comando e tu vedi cosa succede. Le persone che hanno l'ansia e che hanno il pendolo possono misurare nel frattempo, così abbiamo delle opinioni, un po' di cose in più, no? Non solo perché la dico io o perché quella persona la dice proprio, ma la possiamo anche misurare. Se un programma è cambiato, se un'emozione è andata via o cosa succede. Quindi, se hai emozioni, preferisco una persona che ha ansietà, che ha tante emozioni negative, preferisco una persona così, o una persona che ha paure, prendiamo anche persone con paure, non è che ti devi aprire tutto il cuore qua, quello che verrà fuori dalle paure sono del tuo subconscio, tu non sei cosciente di quello che è lì tutto, perché se sei cosciente, cosciente non è subconscio, quindi non hai perché vergognarti di fare questa cosa e sarà semplice, non fa male alla fine andare via, mandare via una emozione negativa e sostituirla, lo sostituisco sempre e così tutti mi possono vedere. Quindi chi è che si offre, perché ho visto anche prima che si offrivano, ma guardando adesso nella chat sono troppi messaggi per trovare tutto e io sono da solo e voi siete 96 persone, è un po' difficile, non voglio che perdiamo il tempo, voglio fare... Quindi la persona mi dice che non ha capito il prezzo per la seduta. Quindi la seduta, se tu sei interessato al corso, la seduta costa 97 euro se sei interessato al corso, così vai in avanti, vai per primo nella prima fila che ho detto che io non mi metto più di 2 giorni. E così in un giorno, massimo 2, abbiamo la seduta. Se dopo ti sei deciso a comprare il corso proprio, che non è... cosa è successo? Perché ho fatto questa cosa? Perché tanti solo volevano essere in avanti di altri e fare la seduta gratuita, ma non interessava il corso solo perché stava a casa e non aveva altro da fare. Quindi paghi 97 euro, facciamo la seduta come viene a pagamento, dopo se prendi il corso quei 97 euro si ritirano, quindi hai da pagare ancora 380 euro, non 477. Quindi la seduta ti esce gratuita e poi hai ancora una seduta se è il caso, dopo che hai visto il corso e dopo se vuoi sfruttare al massimo la tecnica. Dopo qualche giorno, dopo che metti in pratica. Quindi quei 97 euro ti si vengono restituiti se prendi il corso. Le sedute sono gratuite, quelli che li faccio li farò ancora, sedute gratuite di mezz'ora, solo che sono 90 persone in fila che aspettano, quindi io prenderò, non lo so, 5 al giorno, 10 al giorno ogni tanto, saranno giorni che non prendo nessuno, come domani e come è stato oggi, e quindi fino a quando arrivo a te, se hai pazienza arrivo anche a te e facciamo la seduta, sarà gratuita. Poi non c'è nessun obbligo dalla seduta gratuita, uno se vuole di più, se vuole lavorare con lui, se vuole più cose nella sua vita, più risultati, allora può prendere il corso e va avanti. Se no non c'è nessun obbligo, ognuno, io sto bene, io sto benissimo così come sono, no? Ho lavorato con me, lavoro ancora, ogni tanto me ne trovo qualcosa,
no? Esce fuori qualcosa. Non sono illuminato ancora, non voglio neanche, perché questo significa che in un modo e un altro te ne vai via di qua, e io ancora voglio stare qua con voi, che voglio che siamo in discoteca di più, portare più gente nella discoteca. Io sono quello di fuori che sto e ti faccio, entri nella discoteca, vai lì che lì si balla bene, siamo in tanti e ci balliamo tutti lì. È quello che è il mio intenzione, è quello che sto facendo qua. Poi se uno lo capisce bene, se no ognuno deve, sai come ha detto Alessandro, se non hai soffrito abbastanza. Quando hai soffrito abbastanza, allora prendi e fai qualcosa su quella cosa lì. Quindi chi è che... Bene, chi è che vuole, ho letto nella chat, chi è che vuole fare... Gianluca, vuoi che facciamo un po' di esperimento? Metti il microfono, non ti sento. Sì, sì, per me va benissimo, va benissimo. Sì? Vuoi che proviamo? Sì. Facciamo qualche comando? Sì. Perfetto. Ok, così vedete tutti come funziona. Per quello che farò, Gianluca, farò per emozioni, no? Prendiamo delle emozioni che poi vedrai, non mi devi dire, non mi devi, però comunque ho visto che ti sei aperto, già hai parlato della tua problema, quindi non hai avuto un gran vergogna lì, quindi va benissimo. Gianluca, io mi noto qua il nome davanti, così ce l'ho davanti. Quando faccio per qualcuno devo dire il suo nome, per chi faccio, se no la coscienza non sa che cambiare, no? Quindi se faccio con Gianluca devo fare a lui. Quando faccio a me dico me e basta. Posso dire anche il mio nome o posso dire solo questa per me, comando che questa emozione sia presa da me, o quando faccio per lui dico per lui. Comando che questa emozione di Gianluca sia presa da lui e vedete tra un po' come facciamo, come mettiamo tutto il comando. Sì, quello del denaro lo farò alla fine, per tutti. Mi dispiace, chi non è, sarà la prossima settimana, facciamo di più cose. Adesso vogliamo anche di vedere un po' proprio, quello sarà un esperimento che la facciamo insieme. Non è che dopo cambiato un programma, quello del soldi, non è che dopo tutti abbiamo soldi, siamo tutti ricchi, no. È solo che voi vedete poi che quello non lo sentirete più. Se fai più comandi, se vai a lungo e lavori con te, sono persone che hanno lavorato 3 mesi, 6 mesi, o il mio amico con quale ho l'accademia in Romania, lui ha lavorato 6 mesi così, fino a quando le cose finanziariamente hanno cambiato. Ha fatto dei comandi su tutte le paure verso i soldi, sui programmi che ha registrati, sulle emozioni, e poi le cose si hanno cambiate, no? Bene, e lui mi diceva, io gli dicevo, hai pazienza che piove con soldi, tra un po' piove con soldi, no? E lui rideva che non ci vede questa nella sua vita, ma dopo adesso mi dice sempre, hai avuto ragione, adesso piove con soldi. È proprio così che succede nella sua vita. Bene, andiamo allora con Gianluca e poi vediamo con quel programma lì. Prima voglio che vedete un po' come potete lavorare ognuno con voi e poi facciamo anche esperimenti. Chi rimane, chi no, la prossima volta facciamo anche con quella persona. Quindi sì, massimo 2 ore e mezza, penso. Allora Gianluca, facciamo una cosa, mettiamo in pratica questa tecnica per le emozioni, ok? Per questa cosa qua, tu già mi hai detto un po' della tua problema. Ok per te se andiamo su questo problema del papà nella tua vita? Sì? Sì, sì. Perfetto. Puoi rispondermi e parliamo noi due, gli altri li metto sul mute che vedo che entrano, escono. Bene. Allora, se facciamo così, facciamo un esercizio, no? E io ti guido in questo esercizio e vedrai cosa esce fuori, vediamo tutti insieme cosa esce fuori e poi metto in pratica la tecnica. Ma anche questa che facciamo adesso fa parte sempre della tecnica.
da identificare prima, no? Devo identificare cosa cambiare. Non è che posso dire, come ho detto, vado in biblioteca e dico al bibliotecario, dammi quel libro lì che dice dell'imperatore che non so. No, devo dirgli, dammi questo libro che si chiama così, che ha questo autore, allora lui sa cosa darmi. Così anche al subconscio. Se gli dico, guarda, quella emozione di Gianluca la devi cambiare, allora lui la esecuta, la cambia. Ok? Quindi dobbiamo trovare questa emozione e vedete adesso come si fa a trovare una emozione negativa a Gianluca e che abbiamo abbastanza dati su quella emozione per cambiarla. Perfetto. Allora Gianluca, io ti chiedo di chiudere gli occhi e pensa un po' al tuo papà, pensa alla situazione, non devi parlare niente, non devi dire a noi niente di questa faccenda, basta che parli tu alla situazione male, diciamo, che è lì, negativa nella tua vita, no? Pensa a questa cosa con il papà, che il papà, e pensa che deve andare a lungo, che tutta la vita tua sarai lì e lui lì, e vanno tutte le cose così. Quando ci pensi al tuo papà e tutta questa cosa che succede, dove trovi nel corpo un'emozione in questo momento, adesso? Dove senti nel corpo una frustrazione, un'emozione, una nervoso, un qualcosa? Dove la senti? Sì, all'altezza dello stomaco, della pancia. Perfetto. Rimani occhi chiusi, per favore, ti dico io quando aprirli, quindi all'altezza del stomaco. Altezza di stomaco, io mi noto di stomaco. Come la senti lì in questo momento? Come una sorta di mancanza, di vuoto. Ma no, perché è vuota la pancia, ma come se mi tirasse, come se stessi spingendo verso l'esterno. Perfetto. Mancanza, vuoto. Quanto intenso la puoi sentire in questo momento se ci pensi al tuo papà e a tutte quelle cose lì con lui? Quanto, da 1 a 10, quanto forte la puoi sentire in questo momento? Almeno 9. 9, perfetto. E se dovessi dargli un colore, che colore gli puoi dare a questa emozione? In questo momento, qualsiasi colore che ti passa per la mente. Fucsia. Fucsia. Puoi aprire gli occhi. Quindi abbiamo visto l'emozione che lui le ha descritto. Mi ha detto com'è, mi ha detto delle cose su di lei, quindi io lo so adesso cosa posso cambiare, cosa devo cambiare. No? Adesso metto in pratica il comando. Faccio il comando che il subconscio cambia questo e ci mette a posto di questo le cose, le emozioni più positive, la pace, l'amore, l'equilibrio, il forza, il coraggio e tutto quello lì, li mettiamo a posto di questa cosa. Però io non posso fare a Gianluca se lui non mi dà il suo accetto. No? Se non mi dà il suo accetto su questa cosa io non posso farlo senza sua volontà. Lui deve volere questa cosa qua. E per sicurezza, per non sbagliare il comando, io lo leggo dal mio telefonino, vado a leggerlo e funziona lo stesso. Perché l'ho fatto proprio quando l'ho tradotto, non è che l'ho tradotto così a caso, solo ho messo sull'internet e l'ho tradotto sia io con internet per essere perfetto, per funzionare, e quindi io già ho provato per più di 100 persone in Italia, quindi vuol dire che funziona ed è il comando è giusto come è fatto adesso nel corso. Quindi se fai il comando così, perché in rumeno c'ha certe parole diverse un po', no? Quindi bisogna mettere le parole proprio nella grammatica per bene. Quindi ho fatto questo comando, mi ha aiutato anche una signora dall'Italia, che ringrazio, che abbiamo messo insieme questo, che lei è una terapista, e ci abbiamo messo questo comando per bene insieme. Bene, adesso Gianluca, ho il tuo permesso di cambiare questa emozione? Sì. Perfetto, lui mi ha detto di sì, adesso io posso cambiare questa emozione per lui. Ok, per questa cosa Gianluca tu non devi fare niente, non devi neanche chiudere gli occhi, puoi rimanere occhi aperti. Io non prego, non sto a fare, non faccio niente, non medito, non niente. Come sono adesso faccio il comando e vediamo cosa succede. Chi fa la radiestesia, chi usa il pendulo, può verificare adesso. A Gianluca la emozione di 9, colore fucsia, che la mancanza del voto, che sente la mancanza del voto, che la sente nell'altezza del stomaco e così.
il pendolo ti può dire, o l'ANSA ti può dire se lui ha questa emozione. E dopo che io faccio il comando, vediamo cosa dice il pendolo o cosa dice l'ANSA, cosa dice la radiestesia e poi cosa dice lui, se ce l'ha ancora o no, questa emozione. Ok? Perfetto. Allora vado con il comando, dura 1 minuto, non anche di meno di 1 minuto, e così vediamo cosa succede poi. Comando che le seguenti emozioni di Gianluca, che li sente all'altezza del stomaco, come una mancanza, come un vuoto, che ha in questo momento intensità 9 e colore fucsia, comando che questa emozione sia presa da lui, inviata nella coscienza universale, insieme a tutte le sue cause, motivazioni e radici, e sostituita con pace, accettazione, luce, amore, libertà, potere, coraggio, equilibrio e migliori programmi ed emozioni provenienti dalla coscienza universale per il suo bene supremo. Ordino che questo cambiamento avvenga per sempre. Per lui e per il suo bene supremo. Perfetto Gianluca, fai 2 respiri per favore, basta respirare cosciente, non troppo forte, basta respirare cosciente che ogni tanto siamo troppo tesi e dimentichiamo di respirare. Fai 2 respiri. Intanto hai visto come si mette in pratica, quanto tanto dura fare un comando, ho fatto anche il sigillo, il comando di sigillio. Non ho detto tutto il comando, non l'ho detto tutto per voi, perché così uno lo capisce e va lì, lavora con lui e dice dopo no, quello che insegna Marius non funziona e non funziona, che se non conosci tutto non funziona. Sì, devi conoscere un po' tutto, per quello faccio un corso, per quello sto dietro di te, per capire tutto, perché se la fai così senza capire cosa fai non funziona. Ok Gianluca, adesso proviamo, facciamo lo stesso esercizio. Chiudi occhi, pensa sempre a quella cosa lì del tuo papà, come hai fatto prima volta, pensando a lui, pensando a quelle cose lì, che lui ti sta dietro, che per tutta la vita è così. Prova a vedere se ci trovi ancora o no quella emozione lì. Beh, no, effettivamente non posso dire che è scomparsa, però posso sicuramente dire che non c'è un'intensità così forte, anzi, quasi nulla. Allora, vi dico cosa succede. È durato solo 1 minuto o 2, no? Vedete come abbiamo parlato all'inizio, no? Che mi diceva la signora che ha fatto il comando e poi sempre nei giorni ha sentito sempre di più il cambiamento. Vedete che tra un po' Gianluca non la sentirà per niente, però quello che vi dicevo, le emozioni sono anche astratti, no? Guarda, chi ha misurato ha detto 10%, c'è ancora 10% là. Gianluca, io ti chiedo, pensando come hai pensato, da 1 a 10 era prima di 9, quanto intenso è adesso? Guarda, io ti devo dire la verità, allora in questo momento sento 4 sulla pancia, però sento un altro dolore sulla spalla e uno che proprio sta qui dietro, che prima non avevo. Bravo. E quello che andiamo avanti, Gianluca, andiamo avanti. Quello che vi dicevo, facendo sparire un'emozione che ha superficie, che è forte, che la tiene cattive le altre emozioni, escono altre emozioni dietro. Facendo 2, 3 comandi, 4, ogni tanto succede 5, ma non. Di solito 3, 4 massimo il comando che ho trovato di fare per una emozione, per farla sparire di tutto. Quindi quello che è uscito adesso a Gianluca c'è un'altra emozione, si sente in altra parte, ha un'altra intensità, un altro colore, un'altra cosa, pensando alla stessa cosa. Quindi Gianluca, andiamo avanti, se vuoi, e fai lo stesso esercizio. Chiudi gli occhi e pensa ancora al tuo papà, pensa alle cose male, che lui ti sta dietro, che tu non riesci da solo, che sempre devi andare a lui a fare le cose, che lui ti aiuta, che ti dà soldi così.
quando pensi a questa cosa, in questo momento, cosa senti e dove senti? No, lo sento ancora sulla pancia, ancora lo sento, però si è abbassata, è andata Come si sente in parecchio, questo momento sulla pancia? Come la senti? è Come la puoi andata descrivere? parecchio più in basso. Prima era molto più gonfia, adesso la sento parecchio più in basso. E in Anzi, tra basso? le cose sta andando verso le anche. Adesso invece c'è proprio un'instabilità alle anche, praticamente, un Ok, dolore sulle anche. anche. Prima era Sulle all'altezza, anche. adesso è in basso, alle anchie. Rimani occhi chiusi, per favore, e proviamo di tirare più informazioni di lei. Con cosa la puoi assomiglia? Prima era come un vuoto, adesso come è lì in basso alle anchie? È come una tenaglia che stringe le anche, come se avessi una tenaglia che stringe le anche. Dimmi la parola che io non l'ho capito, la parola che hai detto, sempre quella parola lo voglio. Come la tenaglia Tenaria, è tenaria, ok. una che stringe le anche. Tenaria che stringe. Da 1 a 10, quanto forte la senti in questo momento, questa tenaria che stringe? 7. 7, perfetto. Quindi che colore ha? Che colore gli puoi dare in questo momento? Verde. 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 Perfetto. Puoi aprire gli occhi? Allora, se tutti abbiamo visto, prima era l'altezza, era un'emozione che era all'altezza, che era una mancanza, un vuoto, che aveva intensità 9, adesso è fucsia, ed è non è 9, è 7, quindi vuol dire che l'emozione è più forte, lui l'ha sentita fuori, e poi abbiamo arrivato a una emozione più dentro. Però può essere che lavoro con un'emozione del 5 e 6 e dopo esce una più forte, perché poi il corpo può accessare anche quello, può succedere anche questa, ma di solito succede che l'emozione più forte è a superficie, mandando via quella che è superficie, in questo momento, adesso non andare in bambino nelle vite passate, esce l'altra, faccio comando anche su quella, se esce ancora una, faccio il comando e vedrò che 2, 3, 4 comandi al massimo non c'è più nessuna emozione. Quindi dura 4-5 minuti a mandare via un'emozione di tutto. Qua dura di più perché vi spiego anche quello che succede, il processo che succede. Ok. Bene, allora, ho il tuo permesso di cambiare anche questa emozione? Sì. Gianluca, perfetto. Tu non devi fare niente, basta aspettare, puoi anche con occhi aperti o occhi chiusi come fa comodo per te e io vado a cambiarla. Comando che le seguenti emozioni di Gianluca, che li sente in basso, come una anchi, come una tenaria che stringe, che ha intensità 7 queste emozioni, che sono colore verde, comando che queste emozioni siano prese da lui, inviate nella coscienza universale, insieme a tutte le sue cause, motivazioni e radici, e sostituite con pace, accettazione, luce, amore, libertà, potere, coraggio, equilibrio e miglior programmi ed emozioni provenienti dalla coscienza universale per il suo bene supremo. Perfetto. Fai di nuovo 2 respiri, basta respirare per respirare un po' cosciente. Perfetto. Respirare un po' cosciente. Basta, perché mi sento io? Buono. Adesso Gianluca, andiamo di vedere se ci troviamo ancora la emozione o se c'è un'altra. Vediamo, facciamo il comando. Non ti lascio così, non ti lascio a metà, la facciamo fino in fondo. Se ci abbiamo messo a fare una cosa, la facciamo per bene.
Vai a vedere, chiudi occhi, pensa al tuo papà, pensa alle cose lì che deve tenere, devi prendere i soldi da lui, tu non riesci senza lui, e quando ci pensi a questo vedi se trovi ancora qualche emozione nel corpo. No, sinceramente sto anche muovendo per vedere se sento qualcosa. Sì, vai, prova, però se non c'è non la trovi. Questa è No, la soddisfazione che ce l'ho quando faccio le sedute gratuite. pare di Quando la no. persona prova e non li trova mai. No, pare di no, praticamente. Sì, io ho un piccolissimo problema, proprio piccolo a questo momento, l'attaccatura tra la parte inferiore della spina dorsale. È solo quello, ma è piccolo, è poco. Lasciamo che le cose si mettono a posto, lasciamo un po' di tempo perché si mette, come ho detto, anche quando ti curi ci sono dei sintomi, quindi lasciamo un po', lasciamo qualche minuto, un po' siamo andati veloce così la gente vede, però è così che funziona. Guarda, la signora Sabrina ha misurato da 90% a 0, quindi vuol dire gli altri hanno detto da 100 a 5, a 10% è calato. Quindi quelli che misurano possiamo farli da soli perché c'è una parte che non dice a voce alta. Sì, quindi non dico tutto a voce alta perché voi prendete quello che credete voi e non funziona dopo. E per quello che ho fatto il corso, per quello che voglio, non do questa cosa gratuita alla gente perché ha valore. Per me ha valore, io gli do valore e se tu gli dai valore, allora questa cosa andrà avanti. Ho fatto ancora questa cosa, vi ho detto, ho fatto 2016, ho fatto il primo mio corso, la gente ha pagato, poi ho detto lo faccio a gratuito, lo do a gente gratuito e la gente non l'hanno accolta. È morta la cosa, no? È morta, non è arrivata da nessuna parte. Ma adesso in Romania costa di più, in Romania il corso costa di più che in Italia e sono 1200 persone dentro, perché se andate sul sito della Romania vedete che 248 euro, però sono due corsi, c'è quello di emozionale e quello di paure, programmi e convinzioni, le credenze. Sono due corsi. Io ho messo tutti e due i corsi in un corso unico in lingua italiana perché non ho tempo lì a andare. Chi lo vuole lo può prendere perché lo so che si può prendere. Quindi costa di meno in Italia che in Romania il corso. Una volta che hai preso il corso, lì capisci tutto. Io ti spiego tutto, c'è tutto scritto. Se io ti dico adesso il comando e tu domani lo fai da solo, o stasera lo fai da solo, e non funziona, dici non funziona, che non funziona, perché non hai capito niente che cosa hai sotto e come devi fare questo comando. Forse ci sono persone che si intendono tra di voi, no? Che hanno lavorato, che sono terapisti, che hanno lavorato con loro, che capiscono. Però gli altri non capiscono niente, vanno a fare e dicono questa non funziona e non funziona. Non funziona perché se non la prendi, se non la impari come si deve imparare, se non lo metti in pratica come devi metterla in pratica, allora certamente non funziona. Se invece una cosa, no, la trappa non funziona se non schiacci il bottone, non fa il buco nel muro, ma se schiacci il bottone e sai come schiacciare e sai come fare il buco, farai il buco nel muro. E se metti l'attrezzo buono, no, il coso, fai il buco come serve, se no non si fa il buco. E se io ti dico ti do solo la trappa e tu non sai usarla, non risolvi niente con questa trappa, no? Chi non ha accolto è perché non è pronto, non perché non ha valore. Ma il sito... Io leggo un po' qua le domande. Secondo la scala di bio... Dopo il primo comando, l'inizio 9 e il secondo comando scelta. Se uno non riesce a sentire l'emozione nel corpo, come si può fare?
Non esiste, se tu fai così, come ti dico io, troverai l'emozione, perché c'è un'emozione sempre. Se non, per esempio, c'è persone che non sentono per niente le emozioni, vai sulle paure, vai sui programmi, vai su quello che sei convinto, proprio anche questa convinzione, no? Questa credenza tua che io non sento le emozioni. E cambiando queste qua, cambiando quello che è presente nella tua vita, vedrai che arrivano anche le emozioni, perché c'è un blocco sempre emozionale, sempre energetico, che ti blocca a sentire le emozioni. Facendo comandi sulle paure, perché lì una paura, secondo me, non lo so, può essere un programma, posso sbagliare, c'è un programma, una paura, una cosa che blocca di sentire le emozioni, perché il tuo subconscio ti tiene lontano dalle emozioni per sopravvivere. Così ti sono bloccate le emozioni e non puoi, ma una volta che hai sbloccato quella paura, arriveranno anche le emozioni, sentirai anche le emozioni, perché secondo me tutte le persone le abbiamo dentro le emozioni, in un modo o in un altro li senti, basta che capisci come e ti insegna uno, e se metti via il bloccaggio che ti blocca a sentire le emozioni, li sentirai sicuro. Provo di leggere ancora delle domande che sono qua. Chi non ha accolto è perché è pronto, non è perché non ha valore, ma il sito non ha valore. Sì. Ognuno con sua opinione. Non voglio insistere, ragazzi. Non è che io voglio mettervi adesso una cosa che voi non la volete. Chi la vuole è qui. Io sono aperto e qui chi la vuole. Non è che devo portare qua delle... meglio che facciamo prove così vedete come funziona. E la gente è questa. Non è che devo fare qua a farvi capire che una cosa è così. Se io ho deciso per me che così, per me è così. Poi se sbaglio, il mio sbaglio me lo assumo. Però io non vado incontro a portare argomenti tanti su questa cosa per fare a uno a capire che deve fare qualcosa con la sua vita. Io ti faccio vedere che puoi cambiare le cose nella tua vita. Ti faccio vedere che c'è un attrezzo che funziona subito, veloce e che ha sicuramente questo ha randamento a lungo tempo, quindi il resto decidi tu. Io sono in condizioni in quale li faccio, poi ognuno decide se vuole o no, perché sono tante strade che vanno alla stazione del treno, non è l'unica mia strada che va alla stazione di treno, sono tante strade che vanno a stazione di treno. Io la conosco questa e so che questa va dritto, va veloce, va semplice, sono andato io, sono andati altri su questa strada, te la posso far vedere questa strada. Poi, se tu vuoi prendere questa strada, io sono contento, ti aiuto, ti guido, ti dico fai sinistra, fai destra, ma non ti porto io nella schiena su questa strada. Quindi ognuno è decisione. Quindi se c'è qualcun altro, un'altra persona che vuole provare su di lui la tecnica, avete visto come si fa, non dovete aprire tutto, dire tutto quello. Grazie, ti ringrazio comunque. Non so chi mi parla lì, che cosa ha sentito. Vediamo chi ha scritto nella chat. È possibile vedere... No, ero io. Sono io, ti volevo ringraziare per questa cosa. Grazie, grazie a te. Grazie a te Gianluca per il coraggio. Grazie. E vedrai domani e dopodomani come ti rapporti a questa cosa, se ci trovi emozioni di queste negative quando ci pensi al tuo papà e alla situazione. Non dico che risolta il problema con il papà, perché lì ci sono delle paure, ci sono dei programmi. Abbiamo fatto un assaggio di questa cosa, però ti rimane questa cosa. Questa cosa la puoi capire anche domani, anche dopodomani, anche un anno, la senti lì che quella cosa non c'è più, quella emozione non c'è più quando ci pensi a questa cosa. Quindi hanno sbloccato una cosa. Se possiamo accedere tutte a tre la corsa. Se scrivimi il messenger, non capisco, c'è una...
Allora, ragazzi, cari miei, se volete più cose sul corso, come accedere al corso, come una volta, si può comprare adesso anche dal sito. Chi vuole può andare sul sito, si può comprare anche di là, si può entrare anche di là. Si fa un versamento sia direttamente nel sito, c'è un conto o c'è il PayPal. Sono 3 modalità con quali si può pagare. Poi se volete più cose su questa cosa, come pagare, ho accettato anche persone che hanno pagato a rate, no? Chi non si è permesso, abbiamo fatto la seduta gratuita, abbiamo valutato insieme e per aiutare ho fatto anche questa cosa. Quindi ci sono delle possibilità per arrivare a un valore. La cosa succede? Io vi chiedo, scrivetemi sul WhatsApp, su quel numero, vi lascio il numero qua, lo scrivo adesso, e proviamo di fare oggi pratica per vedere più pratica le persone, così siamo che questa è stata la mia doleanza di fare queste prove, così vedete. E poi chi è interessato al corso scrivetemi su WhatsApp e vi aiuto lì per non perdere adesso tempo con questa cosa, perché non è cosa che voglio che voi vedete in questa sessione, voglio che abbiamo risultati, è quello che mi auguro da questa seduta, risultati. Quindi no, io lascio qua il numero mio di WhatsApp che lo avete trovato anche dappertutto. Ecco, su WhatsApp, chi vuole mi scrive su WhatsApp, c'è lì il mio numero e poi parliamo del corso. Parliamo qua adesso dei risultati. Chi è che vuole sperimentare la tecnica può accedere al microfono. Chi è per primo? Facciamo per primo alzare la mano. Cristina? Cristiana, Mauri. Cristiana? Ciao, ciao a tutti. Ciao Cristiana. Ciao. Ecco, mi prendo qua il foglio e scrivo il tuo nome, Cristiana. Cristiana. Scusami che ho detto il tuo nome in rumeno. Non ti preoccupare. Ok, bene Cristiana. Allora, vuoi che andiamo su una paura o vuoi che andiamo su una emozione? Hai qualche cosa nella tua vita in questo momento che ti dà fastidio, ti dà rabbia, ti dà... Perfetto. No, allora, rabbia no. La rabbia ormai è ti dà superata, un'ansietà, diciamo. ti dà una cosa... No, ti spiego, un senso profondo di non meritare, di essere indegna, di dover comunque sempre faticare. Ok. Sempre faticare. Ok, andiamo su questa cosa, Cristiana. Allora, ti chiedo di chiudere gli occhi e pensa che devi faticare, devi fare sempre cose, non ne riescono mai. Pensa male a questa cosa, quanto puoi male, le cose che tu lo sai di te, di quello che succede nella tua vita in questo momento. Pensi a queste cose che non riesci, che provi e non riesci, sempre va male le cose. E quando ci pensi a questa cosa, dove nel corpo senti un'emozione, una frustrazione, un'ansietà, un qualcosa, dove la trovi? Dove la senti nel corpo? Tra la gola e il petto. Gola e petto. Tieni occhi chiusi per favore. Come si sente? Come la puoi descrivere? Brucia. Brucia. Perfetto. Quanto forte la senti in questo momento, questa brucezza, questa che brucia lì, questa emozione? Da 1 a 10. 7. 7. Perfetto. E che colore li puoi dare a questa emozione? Qualsiasi colore che ti passa per la mente in questo momento. Grigio. Un grigio, perfetto. Puoi aprire gli occhi. Allora, abbiamo questa emozione, no? E che forse in questo momento una persona, quando io faccio come lei, forse non lo sente la intensità massima che di solito la sente quando è messa
nella situazione, però uguale, è la stessa emozione, solo che ha un po' di meno, ma io se la mando adesso via, su questa intensità sparisce anche l'altra, quindi se lei non c'è più, non c'è più, neanche quando andrà davanti a questa situazione non la troverà più, perché tanto è la stessa emozione, solo che ha più frequenze, no? Va più forte, la sente più forte o più basso, ma è la stessa emozione. Quindi facciamo adesso comando e vedrà che poi in prossimi giorni, quando colpisce questa situazione, non sente più queste emozioni. Sì, ho detto, per cambiamento bisogna andare sia sulle paure, programmi, fare un po' più la cosa, così le cose vanno. Però vediamo cosa succede dopo tutta questa cosa qua. Ok, allora Cristiana, ho il tuo permesso di fare questo comando su questa emozione, di cambiare questa emozione? Sì. Perfetto. Tu non devi fare niente, aspetti lì, faccio tutto io, puoi stare anche occhi aperti come ti pare e vediamo dopo cosa succede. Ok. Comando che le seguenti emozioni di Cristiana, che li sente fra la gola e il petto, che è come una cosa che brucia, che ha intensità 7 in questo momento, e il colore grigio, comando che queste emozioni siano prese da lei, inviate nella coscienza universale insieme a tutte le loro cause, motivazioni e radici e sostituite con pace, accettazione, luce, amore, libertà, potere, coraggio, equilibrio e i migliori programmi ed emozioni provenienti dalla coscienza universale per il suo bene supremo. Comando. Ok, perfetto. Fai 2 respiri coscienti, basta respirare un po' cosciente. Infatti. Aspettiamo un minuto così si calma, vediamo un po', poi andiamo a cessarla perché deve anche mettersi un po' a posto quello. Grazie. Buono. Bene, proviamo di nuovo, Cristiana. Facciamo lo stesso esercizio che abbiamo fatto prima volta. Pensi a quelle cose lì che non riesci, che non vanno le cose, pensa a quello che ci hai pensato anche prima volta e vedi adesso se ci trovi quella emozione o non la trovi. È cambiata, è salita, è più piccola, non brucia più Perfetto. e è come se ci fosse qualcosa nella gola che mi graffia. Adesso? Sì. Perfetto. Rimani occhi chiusi. Rimani occhi chiusi. Pensa adesso sempre alla stessa cosa, a quello che è successo male, che non è andato bene nella tua vita, che non riesci, che non fai, che non... E quando ci pensi sempre a quella cosa lì, dimmi in questo momento cosa senti nel corpo, cosa si sente e dove si sente. Però adesso è diventato, cioè non riesco a capire perché, per esempio, mentre tu mi dicevi queste cose, io l'ho sentita nello stomaco, ma era come una... Adesso cosa senti? In questo momento cosa senti? sempre la gola. Sempre la gola. Come si sente nella gola questa volta? Come qualcosa che graffia. Lo Graffia. ripeto, graffia. Graffia. Che intensità da 1 a 10 questa graffia, questa emozione che la senti lì? Ma forse un 5. 5, perfetto. Che colore gli puoi dare questa volta? Marrone scuro. Marrone, perfetto. Marrone. Puoi aprire gli occhi. Quindi adesso già un'altra emozione. Prima era di 7, adesso è di 5. Prima bruciava, era tra gola e il petto, adesso è nella gola. È una cosa che graffia, è di 5 ed è marrone, prima aveva colore grigio.
Quindi è cambiato, è un'altra emozione, è un altro strato di emozioni. Quindi facciamo il comando su questo, però è sulla stessa problema, più emozioni che sono messe, perché le cose se durano, no? Le emozioni si mettono lì e bloccano queste cose. Mandiamo via una per volta e alla fine, come è successo sempre, vediamo cosa succede. Ok? Ho il tuo permesso di cambiare questa emozione? Sì. Perfetto. Comando che le seguenti emozioni di Cristiana, che li sente nella gola come una cosa che graffia, che ha intensità 5 e il colore marrone, comando che queste emozioni siano prese da lei, inviate nella coscienza universale, insieme a tutte le loro cause, motivazioni e radici, e sostituite con pace, accettazione, luce, amore, libertà, potere, coraggio, equilibrio e i migliori programmi ed emozioni provenienti dalla coscienza universale per il suo bene supremo. Ordino che questo cambiamento avvenga ora e per sempre in tutta la sua coscienza e in tutte le sue cellule del corpo fisico. E per il suo bene supremo. Perfetto, fai 2 respiri, Cristiana. E dopo ho fatto 2 respiri, aspetta che è entrato un altro persona qua. Possiamo aspettare un minuto. Io di solito succede subito, però per essere più chiari quando sentiamo, perché si può lavorare ancora lì, sarebbe utile di stare un minuto o 2 e dopo fare lo stesso esercizio, no? E poi si vede se si trova o no. Con la radiestesia, misurando con il pendolo, te ne accorgi subito che si è cambiato. Si ha una paura, anche per la paura si fa il comando un po' diverso, cambia un po'. In corso si trovano 3 tipi di comandi: sulle emozioni, sulle programmi e convinzioni e credenze e sulle paure. Sono 3 tipi di comandi, no? Lavorando con questi 3 tipi su ogni cosa, fai il comando per ogni cosa, ma è tutto scritto, lo puoi leggere come lo leggo anche io adesso per non sbagliare le parole, per voi funziona lo stesso. Bene, allora, ci sei, Cristina? Sì. Ok, perfetto. Chiudi di nuovo occhi, pensa di nuovo a cosa hai pensato prima e vediamo cosa succede, se si sente ancora qualcosa o no. Allora, il nodo no, è come se stesse ancora salendo alla glottide, come se la glottide fosse chiusa. Quanto forte la senti in questo momento? Così dimmi a occhi aperti, quanto forte la puoi sentire? Questa è fastidiosa, non so dargli Sì, forse sì. anche No, questa ti ho un chiesto 5. solo se è fastidiosa forte o è meno fastidiosa, così so se si è libera o si lavora ancora o aspettiamo ancora un minuto o 2 o facciamo altro comando. È persistente, a un 4. Perfetto, perfetto. Allora, Cristiana, chiudi occhi, di nuovo, chiudi occhi per favore. E pensa di nuovo a quella situazione, no? A quella situazione che le cose non vanno come vuoi tu. Pensa a quella cosa all'inizio e poi quando ci pensi a questa cosa, dimmi dove e cosa senti in questo momento. Nella glottide, come se mi si chiudesse, Glottide. ed è forte, è intenso, sarà un 8, un 9. Perfetto. 8, 9. Come si sente là? Come la puoi spiegare? Come la puoi descrivere? È come un'occlusione, Oppressione? Non ho capito. gola chiusa, però Gola chiusa. gola alta chiusa. Gola chiusa. Che colore le puoi dare? Arancione. Arancione, perfetto. Puoi aprire gli occhi.
Quindi di nuovo è un'altra emozione cambiata, non è più quella, no? È un'altra emozione, altra intensità, quindi si vede che è uscito qualcosa più forte, siamo sulla strada giusta, 2, 3, 4 comandi e vedremo poi i risultati. Bene, ho il tuo accetto di cambiare, permesso di cambiare questa emozione? Sì, certo. Perfetto, allora vado, faccio di nuovo il comando e vediamo cosa succede. Comando che le seguenti emozioni di Cristiana, che li sente sulla glottide, che ha intensità 8-9, che si sente come una gola chiusa, alta, a gola alta chiusa, che ha il colore arancione, comando che queste emozioni siano prese da lei, inviate nella coscienza universale, insieme a tutte le loro cause, motivazioni e radici, e sostituite con pace, accettazione, luce, amore, libertà, potere, coraggio, equilibrio e i migliori programmi ed emozioni provenienti dalla coscienza universale per il suo bene supremo. Vediamo il modo possibile per lei. Perfetto, fai 2 respiri. Ok. Bene. Come ti senti così, al generale? Come ti senti? Bene. Buono. Vai a vedere, aspetta un minuto, lasciamo un minuto che si mettono le cose un po' insieme, non abbiamo fretta. Intanto Maria vuole chiedere qualcosa, poi ritorno a te. Maria Cristina, dimmi. No, volevo prenotarmi se era possibile farlo io dopo. Di Il fare cosa? controllo io. Non ho capito. Mi stavo prenotando se era possibile farla per me dopo. Se faccio con te, sì. Andiamo, facciamo con te. Vediamo un po' cosa è successo con Cristina, poi ritorno, vengo a te. Certo. Perfetto. Allora, Cristina, proviamola, parla prima che così mi vieni qui davanti. Eccomi. Sei qua. Ci Perfetto. sono, non so se mi vedi. Vai, dimmi, fai la stessa cosa, pensa a quelle cose lì come hai pensato prima volta e vedi come ti senti, cosa senti. Allora, non sento più niente né nel primo punto né nel secondo né nel terzo. Ho detto, meno male che ci ho fatto lo scoso. Sono entrato sopra. Sì, Cristina. Allora, ha funzionato? Sì. Sembra di sì. Non sento più niente. Bene. Allora, cari miei, avete visto come funziona. Io mi augurei che Maria Cristina ha un problema o una paura, che così vediamo anche sulle paure come va. Grazie mille, Prego, grazie prego, tantissimo. prego. Ma più che una paura, prima poteva esserlo, adesso forse perché ci ho fatto un po' l'abitudine. Okay. Col mio compagno, per esempio, ci siamo presi e mollati almeno 5 o 6 volte e adesso Okay. siamo nuovamente in stand-by. E c'è questa sorta di abbandono, di fuggire. Prima lo vivevo molto come un abbandono, adesso forse perché ci sono abituata, insomma. Okay. Però chiaramente dopo che succede questa specie, questa sorta di abbandono, io mi arrabbio, quindi sto male allo stomaco e lo vivo non esattamente in maniera serena. E Va bene, quindi perfetto. Allora andiamo, con te faccio un po' di più, faccio più cose, mettiamo anche su una paura, vediamo poi cosa c'è, perché ci sono sempre anche gli altri, potevo andare sulle paure, però con la Maria, Domenico ti chiudo il microfono, che così mi appari tu qua. Così vedete poi come si fa anche per questa cosa qua.
per le paure, come identifichiamo un po' delle paure di Cristina Maria Cristina che più profonde. Aspetta che mi scrivo qua il tuo nome, Maria Cristina. Sì, questo è il tuo nome vero? Sì. Bene. Importante, no? Se io faccio a una persona che non è il suo nome vero, può non succedere. L'unica cosa che può succedere male con questi comandi è di non succedere niente. Quindi l'unica cosa, ma a rare volte può succedere questa di non succedere niente. Quello che può succedere anche è che apri un po' la scatola di Pandora, no? Che escono un po' le cose fuori. E c'è un po' da lavorare lì. Poi per quello non lascio una persona così, no? Che basta, ti ho fatto, hai visto, ha funzionato, un'emozione e via, no? Può dire tutti quelli con quali ho fatto sedute gratuite, quando è uscito un'emozione sono andato fino in fondo a quella emozione, anche se ho fatto 5 comandi, 6 comandi sono andati anche sulle paure, perché quella lì l'ho fatto fuori. Quindi quando impari la tecnica hai lì il tuo attrezzo e ti metti e lavori e lo fai fuori fino a quando non c'è più. Quindi così facciamo qua, non ti lascio in mezzo alla strada, ti porto fino alla stazione. Perfetto. Allora, facciamo un po' diverso questa volta. Potrei andare lo stesso esempio che abbiamo fatto, però voglio che voi vedete un po' di più della tecnica, più come si mette in pratica, non solo sulle emozioni, che non è solo di liberare emozioni, ma anche questa, se la mettete solo questa in pratica, i risultati sono grandissimi alla fine quando non ce l'hai più nessuna emozione negativa. Però a te voglio andare un po' su una paura. Che paura sta qui sotto su questa cosa qua? E vedendo questa paura, ci sono vari modi per arrivare alle paure più profonde, però io adesso farò questo modo e si può partire da vari posti per arrivare a loro. Io farò una che mi viene adesso per farlo per lei nel corso e poi nell'accademia che segue nell'Italia vi spiego di più e vi porterò sempre di più. Quando vedo che ci sono delle domande, allora mettiamo in avanti, perché quando la persona chiede, allora gli si dà. Però se metti in pratica quello che è sul corso, ti garantisco che le cose nella tua vita... Buono. Siamo qua su questo abbandono, che mi hai parlato di questo abbandono e di questo problema. Adesso io ti chiedo, facciamo un altro esercizio, no? Per la paura. Per questo esercizio ti chiederò di chiudere occhi, ma prima ti dico come funziona, cosa facciamo. Io ti metterò una domanda, ma non la metto a te, la metto al tuo subconscio più che altro questa domanda. E voglio che tu mi dai la prima risposta che ti passa per la mente, senza stare a argomentarmi perché, cosa è sotto, perché, basta semplice prime le 3-4 parole che ti vengono come risposta e anche se ha da fare o non ha da fare con quello che ti chiedo io, tu mi dai quella risposta che ti passa per la mente, ma sia una risposta che viene, no? Puoi fare anche un esercizio, immaginarti che io sono un bambino di 7 anni e che non conosco la vita, non lo so, e metto delle domande stupide e ti metto le domande e tu mi devi dire la risposta che ti passa per la mente. Ok? Prima risposta. Ok, perfetto. Chiudi gli occhi. Così con gli occhi chiusi siamo capaci di andare meglio dentro di noi, però anche con occhi aperti puoi fare queste cose, non è che bisogna proprio solo con occhi, però con occhi chiusi ti interiorizzi di più dentro di te. Va bene, allora Maria Cristina, pensa a questa cosa, immaginati che le cose tra te e il tuo uomo vanno tutto bene. Vi trovate bene, fate anche delle vacanze insieme, tutto va bene, lui si ritorna, state insieme e tutto va liscio, va benissimo. E quando ci pensi a questa cosa qua, io ti chiedo, cosa può succedere di male in questa situazione? Cosa può succedere male? Di male cosa può succedere? Prima risposta che ti passa per la mente. Si può arrabbiare. Lui o te? Lui. Ok, lui si può arrabbiare. Cosa succede di male se lui si arrabbia? E sarà sempre arrabbiato. Cosa succederebbe di male se lui è sempre arrabbiato e si arrabbia sempre? E io mi difendo.
Cosa succederebbe di male se tu ti difendi sempre e ti difendi? Cosa succederebbe di male? Mi stanco. Cosa succederebbe di male se ti stanchi e sei sempre stanca e ti stanchi sempre e vivi sempre nella stanchezza? Cosa succederebbe di male? Perdo l'entusiasmo. Cosa succederebbe di male se perdi entusiasmo? Divento apatica. Cosa succederebbe di male se diventi apatica? Non esisto più. Cosa succederebbe di male se tu non esisti più? Di male niente. Ciao. Cosa succederebbe di male se non c'è più niente? Ma niente, 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 proprio niente. Cosa succederebbe di male se non c'è più niente mai? Finisce tutto, non c'è più niente. Cosa succederebbe di male se non c'è niente? No, non succederebbe niente di male. Cosa succederebbe di male se non succede niente male nella tua vita? Se tutto va bene, tutto bello, tutto... Cosa succederebbe di male se non succede niente male? Quale sarebbe il male in questa cosa? Prima risposta che ti passa per la mente, cosa succede di male se non succede niente di male sempre nella tua vita, non succede più niente? Io non ti sento più. Non ti so rispondere. Non ho risposta. Cosa succederebbe di male se non sai rispondere? E se sei chiesta e non sai rispondere, cosa succederebbe di male? Che mi cogli impreparata. Non ho capito, ripeti ancora una volta proprio quello che hai detto? Mi cogli impreparata. Mi cogli impreparata. Cosa succederebbe di male se ti incoli impreparata? Mi trovo male. Puoi aprire occhi. Non mi sento all'altezza. Male. Ok, poi ci fermiamo qua per ora. Quindi, qua abbiamo scavato sotto le paure e poi ti leggo adesso le paure che sono uscite fuori per te e vediamo poi come li senti, come si sente le cose e poi le persone che misurano possono anche misurare se tu hai queste paure o no, ma poi io ti faccio anche sentire una di queste paure e dopo ho cambiato le paure, non la emozione, non come avevamo fatto prima volta con gli altri, ma cambiamo le paure, vediamo se c'è ancora l'emozione o no. E anche la paura si è sparita, ok? Perfetto. Allora, abbiamo trovato così, paure sulla cosa se tutto andrebbe bene con il tuo ragazzo, sarebbe così, che la paura che lui si arrabbia con te così. La paura di difenderti, tu hai paura di difenderti, non solo di lui, di difenderti, che puoi fare male se ti difendi e così. E dopo poi regretti e così. Quindi la paura di difendere. La paura di diventare stanca, di stanchezza, di fare sempre le stesse cose, diventare stanco le cose. La paura di perdere l'entusiasmo. La paura di apatica, di essere apatica, con te o con gli altri. La paura che non esisti più, hai una paura non di morire così, che non esisti più, di non esistere più. La paura di niente. Questa paura, ragazzi, è una paura che il subconscio la mette anche come proteggersi per non scavare troppo all'inizio, no? E ci mette questo niente, non c'è più niente qua, non c'è niente, è vuoto, è nulla, è volo. Quindi no, è la paura di niente prima di tutto. E poi se la ripete niente, 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 io la chiedo cosa c'è sotto niente
e vedrai che esce una paura di lì che c'è sotto questo niente. E poi il subconscio va avanti ancora, si può andare ancora su questo niente. Quindi non lo so, niente, sono protezioni del subconscio, non sono, e anche paure. Non sono che è finita, basta immortalin, di qua non posso andare più oltre. Quindi io ti ho chiesto cosa succederebbe di niente, tu mi hai detto non ti so rispondere, ma è la paura di non sapere rispondere, che anche questa paura è anche un blocco, ma c'è la paura di non saper rispondere. Quando erai a scuola, quando erai, non so, queste paure si hanno messo bene lì di non saper rispondere. Quindi ho paura se sono chiesta e non so rispondere. La paura che mi cogli impreparata, che ti prende impreparata, o cosa vuol dire? Che non capisco io la parola. Mi cogli impreparata è che non sono pronta a rispondere e mi sento ignorante in quel Quindi momento. è lì, ok. E la paura che mi trovo male, la paura di stare male, di trovarti male, così. Quindi sono le paure che il tuo subconscio le ha sotto la cosa di stare insieme a lui. Quindi se tu stai insieme a lui puoi sentirti male, puoi stare male. Hai questa paura che puoi stare male. Hai la paura che non sai rispondere. Hai la paura di mi incolli impreparata. Quindi hai queste paure che mantengono, allora le cose non vanno, perché il tuo subconscio ha paura e dice no, non deve succedere questo, quindi teniamo alla larga questa relazione. Anche le relazioni in generale può succedere, perché se vai da questa a un'altra, non dico, ma non voglio farti una suggestione, ma di solito troviamo le stesse cose alla fine. All'inizio sembra tutto bello, ma dopo si arriva alle stesse cose. Quindi perché le stesse paure, le stesse emozioni escono fuori e sono sempre quelle lì. Bene, ok, allora qua io cambierei, ho detto che le paure sono in strati, sono come un tore, prendiamo le ultime, le spariscono anche le prime. E per questo mi trovo male, la paura di mi trovo male la voglio cambiare per te, se ho il tuo permesso. Certo. La paura mi incoli impreparata, anche se io non, adesso capisco di più parola, ma non lo so usare tanto. E la paura di niente. Cambierò queste tre paure da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 abbiamo trovato. Cambierò 3 e cambieranno anche le altre. Se è rimasto, per mancanza di denaro, devo uscire. Mi spiace chi è uscito rimane senza soldi, chi rimane a soldi. Scherzo, è solo un programma, è solo una dimostrazione, non vi fate pensieri che se cambiamo questo programma a tutti, mi ha scritto nel chat, no? Che deve uscire, che non ha più pazienza di... quindi mi dispiace, la bombonella la prendi alla fine, no? Vi do il dolce alla fine. Quindi andiamo così si vede come si fanno le cose. Bene, per questo siamo qua. Allora, Maria Cristina, Sì. quello che volevo dire, se c'è rimasto ancora delle persone, perché vedo sono 79 adesso da 90, le persone devono andare in discoteca oggi che è sabato, se ci sono ancora persone che misurano con il pendulo, possono vedere se la Maria Cristina ha la paura di... Baccione no. La paura di difendersi o la paura di stancarsi o la paura di essere apatica, la paura di non esisto più, una di queste paure che poi io non cambio quelle paure in questa volta, cambio queste tre paure, la paura di niente, mi incoli impreparata e mi trovo male. Cambio queste tre e cambiano anche le altre, però così le persone possono vedere che funziona o no. Però voglio anche tu, Maria Cristina, che diventi cosciente di questa cosa, di questo cambiamento. E come facciamo? Facciamo così. Ti prego di chiudere occhi e pensare alla paura, a questa paura di trovarti male. Pensati che hai malattia, che ti trovi male, che non ti senti bene, che anche in questa relazione ti trovi male e stai male e così. E quando ci pensi a questa cosa di trovarti male, a questa paura di trovarti male, cosa senti nel corpo in questo momento? E dove? Nella bocca dello stomaco. Bocca dello stomaco. Come si sente là? Come la puoi descrivere? Come una pietra.
pietra, perfetto. Che intensità hai in questo momento da 1 a 10? 7. 7. Che colore li puoi dare? Qualsiasi colore che ti viene. Marrone. Marrone, perfetto. Puoi aprire gli occhi. Quindi adesso lei è diventato più cosciente della sua paura. Ma io non vado a cambiare questa emozione, e la lascio lì, non gli chiedo neanche il permesso di fare questa cosa, e chiedo permesso di cambiare mi trovo male, la paura di mi trovo male, sì? Ho il tuo permesso? Sì. Ho bisogno di sì. Sì. Mi incoli impreparata? Sì. E la paura di niente? Sì. Perfetto. Allora io cambio queste 3 per essere più sicuro. Quindi la tecnologia dice cambia solo una, l'ultima, però io per essere più sicuro che faccio il lavoro più forte e più bene, sempre lavoro un po' di più. Cambio 2, 3, perché abbiamo trovato 10, non cambiamo tutte 10, ma almeno 3 possiamo cambiare. Così siamo più sicuri che abbiamo fatto il lavoro per bene. Non è che non succede, però può succedere che le paure ti giri sulle stesse paure e non lo sai quale è l'ultima. Ma così se fai 3 sicuro colpisci la ultima e così spariscono tutte. E anche la emozione che è prodotta da quella paura, che è sostenuta da quella paura. Ok, basta con le spiegazioni, facciamo in pratica perché già siamo un po' di tempo. Beh, da voi non è così tanto, a me è più. Bene, perfetto. Allora ho il tuo accetto, Sì, vado. non ti vedevo più. Non mi vedi più? Sì, adesso sì. Mi sono spostata, temevo fosse colpa mia. Sì, non spostarti, rimani ferma, finiamo subito. Comando che la paura di niente di Maria Cristina, comando che questa paura sia presa da lei, inviata nella coscienza universale, insieme a tutte le sue cause, motivazioni e radici, e sostituita con pace, coraggio, potere, di essere tutto, di aver tutto, di ottenere tutto. È il miglior programma venuto dalla coscienza universale per il suo bene supremo. Miglior modo possibile per lui. Comando che la paura di vincoli impreparata, di essere presa impreparata, incolmi impreparata, di Maria Cristina, comando che questa paura sia presa da lei, inviata nella coscienza universale, insieme a tutte le sue cause, motivazioni e radici, e sostituita con forza, coraggio e potere di essere preparata, di poter affrontare tutto nella sua vita è il miglior programma venuto dalla coscienza universale per il suo bene supremo. Ordino che questo cambiamento avvenga ora e per sempre. Comando che la paura di Maria Cristina di sentirsi male, di trovarsi male, mi trovo male, la paura di mi trovo male, sia presa da lei, inviata nella coscienza universale insieme a tutte le sue cause, motivazioni e radici, e sostituita con forza, coraggio, potere di stare bene, di aver salute, di stare nella felicità e nella gioia. È il miglior programma venuto dalla coscienza. Bene, spero. Ordino che questo cambiamento venga ora per sempre dalla sua coscienza e tutte le sue so bene. Perfetto, Cristina. Fai 2 respiri. E adesso andiamo a vedere se sentiamo ancora quella paura di trovarti male. Quindi facciamo lo stesso esercizio, chiudi gli occhi,
e pensa a trovarti male, a stare male, a avere malattia, sentirti male, stare male anche nella relazione e così, e vediamo se ci trovi ancora con un'emozione. Sento più tranquilla. Quindi non c'è più nella bocca del stomaco di sete, marrone, come una pietra? Puoi vedere ancora la pietra? La pietra no. La sensazione allo stomaco è leggermente salita. Salita? Quindi è uscita un'altra emozione, che Sì. abbiamo tappato un po' le cose. Perfetto, andiamo su questa emozione. Dimmi cosa senti nel stomaco quando ci pensi a stare male o così. Bruciore. Bruciore al stomaco? Bruciore. Quanto forte da 1 a 10 in questo momento la puoi sentire? 8. 8. Che colore puoi dare a questa emozione che la senti nel stomaco come un bruciore in testa 8? Gialla. Gialla. Perfetto. Ho il tuo permesso di cambiare questa emozione? Sì. Perfetto. Comando. Aspetta che mi apro il telefono così non sbaglio le parole. Così siamo sicuri che funziona bene. Comando che le seguenti emozioni di Maria Cristina, che li sente nel stomaco come un bruciore che ha intensità 8 e colore giallo, comando che queste emozioni siano prese da lei, inviate nella coscienza universale, insieme a tutte le loro cause, motivazioni e radici, e sostituite con pace, accettazione, luce, amore, libertà, potere, coraggio, equilibrio e i migliori programmi ed emozioni provenienti dalla coscienza universale per il suo bene supremo. Perfetto, fai 2 respiri e pensa adesso di nuovo poi a questa paura di stare male, di trovarti male, stare male. No, non la sento più questa paura. Perfetto. Ok ragazzi, adesso vado un po' veloce perché è tardi, però mi piace Grazie. tenervi cura di cose, prego. Quindi avete visto come funziona. Allora, vedo che qua Nicoletta e Lorena. Nicoletta, dimmi la tua domanda, se vuoi, dimmi quello che vuoi dire. Ciao Marius, Ciao. grazie. Niente, è una paura, la mia è proprio una paura. Se vuoi una paura ti do la mia. Ok. È la paura, Dimmi. ok, è proprio la paura. Io abito in Inghilterra, a Londra. Io ho la paura di parlare l'inglese. Mi blocco, cioè io proprio mi ghiaccio nel momento in cui nella mia testa mi faccio le frasi, me le scrivo, faccio tutti gli esercizi. Allora, ti fermo un po', scusami che ti fermo, solo che voglio farti capire una cosa. Già hai detto anche due convinzioni, due cose di quali tu sei convinta. Una che ti ghiacci e ti blocchi. Hai detto mi blocco, mi ghiaccio. Sì, Quindi sì, sono questi sono delle convinzioni che bisogna cambiarli. Anche la paura, però, già hai detto due cose che sarebbe da cambiare, due programmi che sono limitanti. Bene, vai avanti, scusami, ti No. interrompo per capire le cose. Sì, no, perché ti devo far dare l'idea di cosa mi succede. Sì, Quindi niente, vorrei lavorare su questa paura, cioè ok, levarla proprio perché ho una cosa a cui tengo tantissimo, quindi dovrò sostenerla in inglese e se io ci penso mi verrebbe voglia di scappare, giuro. ok. Rimani un po' in attesa. Vediamo se faccio quella per i soldi, che dopo lavoro con te e poi vediamo se è cambiata quella per i soldi a tutti, quelli Ok, che perfetto, vogliono.
Perfetto. Ok, prima vediamo cosa vuole anche la Lorena. Cosa vuol dire Lorena che ha alzato il mano, se l'ha alzato Sì, con ciao intenzione? Marius, buonasera a tutti. Io volevo chiederti se era possibile rimuovere un senso di oppressione proprio che porto da parecchi anni, perché praticamente vivo in una situazione in cui non posso liberarmi del mio ex marito, quindi vivo in casa con lui perché non ho lavoro e non ho la possibilità economica di potermi spostare dove voglio. Sì, si può fare, ma non è che da questa seduta proprio succederà quella cosa lì. E Lo so. quello che io faccio qua a vedere, vi faccio vedere, assaggiare la tecnica, vedere che funziona. Sono più cose anche lì, no? Che bloccano, sono delle paure, sono dei programmi, sono convinzioni. Quello che dico su una cosa, bisogna stare un po' a lavorare un po'. Non è che devi lavorare una vita, eh? Funziona abbastanza bene, che è un numero finito, però quello che vi dico siamo già di 2 ore e mezza in questa cosa, non potrei prendere tutti. Faccio con la Nicoletta questa cosa qua, se non ti sei iscritto per una sessione gratuita, scriviti. Se E dove devo scrivere, Marius? Su WhatsApp, su WhatsApp, il mio numero di WhatsApp c'è lì, e facciamo una seduta gratuita dove ti aiuto e ti mettiamo. Grazie. Ma quello che vi sto dicendo è importante che voi solo capite, vedete come funziona, vedete cosa si può ottenere da questa tecnica se la metti in pratica a lungo. Non è che io adesso vi posso risolvere tutti i vostri problemi, ne ho visti tanti miracoli nella mia vita, anche con un comando ne ho visto dei miracoli, però le cose sono sempre sostenute di più cose, non solo di una cosa. Certo, sono concatenate, lo so. Quindi bisogna lavorare un po', bisogna andare un po' sopra e lavorare sulle cose. Per quello io dico, prendi il corso, ti aiuto, ti sostengo, ti do tutto, ti dico come farlo, come sfruttarlo al massimo e poi avrai i risultati. Quello che facciamo qua oggi, facciamo la prova, così tutti vedete che io non parlo solo parole, che non sono solo parole, che c'è proprio una buona cosa in questa cosa, che è proprio così come parlo. Non è che dico solo le cose per sentirmi a dirle. Io quando lavoro con una persona per bene, faccio al minimo 2 ore e mezza, 3 ore di riprogrammazione. Minimo per una cosa, minimo. E faccio in una seduta anche 100 comandi in una seduta. Quindi prima identifico tanto e poi mi metto e faccio 100 comandi su una persona. Lì si vedono proprio dei risultati, puoi vedere proprio dei risultati, ma poi anche lì forse c'è bisogno anche della seconda cosa di lavorare dopo qualche giorno, perché poi le cose escono ancora di qua e di là, escono ancora fuori dal conscio e puoi andare oltre per risolvere. Per quello è importante, hai tu questa tecnica, la usi quando vuoi, quanto vuoi, che risultati vuoi ottenere, vai avanti e li ottieni. Nel senso di sbloccarti, non è una tecnica di manifestazione, neanche quelli che mi chiedono adesso per i soldi, non è una tecnica di manifestazione, non è una tecnica della legge dell'attrazione, è una tecnica di sbloccarti, non aver più paure, non aver più emozioni negative, non aver più credenze negative, allora le cose succedono. Ma se no tu sei bloccato, hai davanti un muro e sbatti su quello muro e non riesci ad andare avanti, no? Quindi è quella la cosa che io offro qua con questa sessione, un po' di saggezza, assaggi e vedi come funziona la tecnica. Facciamo adesso, chi vuole cambiare il programma, non lo so chi lo possono misurare, chi si ne accorgono che ce l'ha o non ce l'ha questo programma, di paura di rimanere senza soldi. Quindi chi ha paura di rimanere senza soldi, un attimo prima di tutto, lavorando su noi stessi, come facciamo a fare? Mi chiede come facciamo, voglio rispondere che poi la domanda non ci sarà più. In corso impari come fare su te stesso, come indovinare, come metterti le domande. Ti puoi domandare da solo, non ti deve domandare nessuno.
Chi vuole cambiare questa paura di rimanere senza soldi, anche se doveste andare sotto questa paura, però le persone che possono misurare possono vedere con radiestesia se ha cambiato o non ha cambiato alle persone, mi deve scrivere il suo nome nella chat. Ho bisogno del suo nome nella chat. Chi vuole cambiare questa paura di rimanere senza soldi. Ok? Mi scrivete il nome lì perché ho bisogno del vostro accordo. Con questa cosa io considero che ho il vostro accordo di cambiare quella paura. Senza il vostro accordo non posso farlo. Io la farò per tutti quelli che sono messi nella chat, che hanno scritto il nome nella chat. Ok? Bene. Dopo che aspettiamo un minuto o due e poi dopo fatto questo Nicoletta farò ciao Marius, non riesco a scrivere dal telefonino, mi chiamo Marino. Va bene Marino, ok, vuoi anche tu cambiare la paura di rimanere senza soldi? Grazie. Perfetto. Scusa Marius, c'è anche qui il mio amico Arcangelo, adesso scrivo anche il suo nome qui. Bene. Ok. E poi facciamo con te un po' Nicoletta, a vedere un po' cosa c'è lì sotto, ma anche lì sono più cose, quello che dico con un fiore non si fa la primavera. Domenico, grazie, non riesco a scrivere. Funziona e vedremo anche la gente che guardano adesso, che sono qui, possono vedere che qualcosa facciamo, si cambia, si sente sempre, qualcosa esce, qualcosa succede sempre, quando fai un comando qualcosa di buono succede, quello che succede è cambia quella cosa che noi facciamo il comando. Sì. Però come ti ho detto, sarebbe da fare più comandi. Bene? Grazie Eva. No, sono consapevole di questo, è che questa cosa è talmente imminente ora e questa pure è talmente grande, cioè è troppo in questo momento da sostenere. Sono sempre sul scappo, non vado, non la sostengo questa roba qua e quindi entro nuovamente nel circolo poi del pensiero, di tutte le cose che subentrano dopo dei pensieri, ecco. Sì, ma vedi, lì vengono emozioni fuori ogni volta che ti colpisci, quindi sarebbe da mandare via un po', cambiare tutte queste emozioni, andare su tutte queste emozioni. Poi andare sulle paure, che lì sono delle paure che le hai sotto, non lo so, di sostenere queste cose, ci sono delle paure. Poi ci sarebbe andare sui programmi, convinzione, quello che sei convinta, che appena mi hai detto già 2 o 3 convinzioni che non erano tante sane le cose lì. Quindi bisogna andare su tutte queste cose qua e poi lavorare con tutte queste qua. Bene, allora per quelli che hanno scritto nella chat che vogliono cambiare questa paura di rimanere senza soldi, farò un comando. In modo normale dovrei leggere tutti i nomi di qua, però io sono più esperto e funziona lo stesso, anche se non sto a leggere tutti. Però voi se arrivate a questa conoscenza di imparare questa tecnica, dovete capire che io ho una certa esperienza e so di fare comandi da così tanti anni. Però ognuno di voi può fare questa cosa, eh? Non è che io posso fare una cosa che voi non potete fare. Ognuno di voi potete cambiare paure a 100 persone se volete, una paura. Se ce l'hanno quella paura e fate il comando come si deve, si cambia quella. Cambia a tutti, non esiste di non cambiarsi. Se la persona si dà l'accetto, se ti dà il permesso, se non ti dà il permesso, non si dà l'accetto, non puoi fare quasi niente. Non dico niente, si può fare, però devi sapere anche lì come farlo. Io posso fare a una persona anche se non vuole, però non lo farei mai questa cosa qua, no? E non lo dico mai alle persone come si possono fare, che se no tutti poi vogliono che l'altro si innamora di lui. Ma lui non è innamorato di lui. Lui stesso non è innamorato di lui, ma vuole che gli altri si innamorano di lui. E non funziona così. Bene, allora vado con il comando per paura di rimanere senza soldi.
Quindi chi fa radiestesia, se può misurare per lui o per qualche nome che è scritto sulla lista, se lui non ce l'ha più quella paura, sarebbe bello che così tutti sappiamo, perché non è che sentite, oh, quelli che vogliono sentire proprio se è cambiato o no, potete fare un esercizio. Pensate alla paura di rimanere senza soldi in questo momento. Chiudete occhi, pensate alla paura di rimanere senza soldi e pensando a questa paura, vedete se la sentite nel corpo o non la sentite in qualche modo. Non deve tutti colore e intensità, basta sapere che tu sei cosciente, guarda, quando ho chiuso occhi e ho pensato a paura, ho sentito quello. Dopo che ha fatto Marius la comanda, vediamo se si sente ancora quello. Se non si sente quello, vuol dire che è cambiata. Ok? Bene. Allora, faccio il comando e poi andiamo un po' avanti. E tu sarai l'ultima, Nicoletta, con quale facciamo oggi, che siamo in fila di 3 ore. E poi ci fermiamo, ci saranno altri giorni, facciamo altri Zoom, e facciamo anche sedute gratuite e poi c'è anche una sorpresa che ve la prepariamo io, Claudio e altre 2 persone, che poi sarà una cosa bella, non lo dico io tutto adesso. Bene, andiamo. Comando che la paura di rimanere senza soldi, di quelli che hanno scritto adesso nella chat di Zoom, qua, la Silvia, Melissa, Cristina, Gianluca, Luca, Lorena, Raffaele, Serena, Giovanna, Daniela. Comando che questa paura sia presa da tutti e sia mandata nella coscienza universale insieme a tutte le sue cause, motivazioni e radici e sostituita con forza, potere e coraggio di aver soldi, di aver abbondanza, di aver benessere. È il miglior programma venuto dalla coscienza universale per il loro bene supremo. Ordino che questo cambiamento avvenga ora e per sempre in tutta la coscienza, per corpo fisico. Perfetto, fate 2 respiri, basta respirare, non è che dovete, basta respirare cosciente, fate 2 respiri, tranquilli. E poi vediamo se qualcuno ci conferma. Qualcuno che ha misurato, poi gli altri che hanno sentito. Basta a fare l'esercizio che hanno fatto prima, forse bisogna aspettare 1 minuto o 2, sarebbe meglio, che così si mette a posto le cose. E poi alla fine di questa, in qualche minuto, vediamo tutti se troviamo ancora quella paura come l'abbiamo. Chi ha misurato la misura già può dire le cose come stanno. Se c'è ancora qualcuno con noi che misura con l'ANSA o sia con il pendulo, loro possono mettere le domande, chissà come mettere le domande, avranno anche la risposta giusta. E noi andiamo avanti con la Nicoletta e vediamo un po' come la possiamo fare qualcosa, meno sentire un po' il cambiamento, almeno quello che è più forte è tirare fuori di là. Bene, allora, mi hai detto che si tratta di questa cosa dell'inglese, di parlare inglese. Sì. E che c'è una paura proprio di parlare in inglese.
Ok. Guarda, 90% a 0, per quegli altri sono più tranquilla. Quindi vuol dire che aveva fatto lavoro per tutti. E... non è la prima volta che faccio questa cosa. Da 100% a 5%, grazie, 0%, grazie mille, grazie a voi. Quindi volevo solo farvi vedere quanto potente può essere un comando, e non è che io ho questo potere, tutti voi l'avete e tutti voi vi la dovete prendere questo potere. Dovete mettere in pratica, dovete prendere questo potere per voi. Ma invece della diretta fai registrare il video funziona ugualmente? No, non penso che se fai nel video funziona. Bisogna fare in quel momento, in quell'istante. Adesso, da quello che lo so, sinceramente non ho provato con il video. Non ho provato con il video, ma se non c'è il tuo nome sulla lista, se tu non mi hai dato accetto, allora io ho fatto per quelli che adesso, in questo momento, quindi chi guarda il video non penso che cambierà la paura, non credo, non ha senso, non ha logica per me. Poi non lo so, i miracoli ci sono. Quindi sono quelli che sentiranno di più questo cambiamento, sono quelli che forse non hanno avuto neanche questa paura, e io ho fatto il comando, forse darsi che non sentono nessun cambiamento, ma a me piacciono quelli che misurano, che quelli possono dire un po' di più di sentire, ma anche quelli che hanno sentito veramente la paura, sicuramente adesso non dovrebbe più sentire in questo momento. Ma quello che vi voglio dire, bisogna scavare, come abbiamo fatto prima con la Maria Cristina, che siamo andati più profondi, perché questa a rimanere senza soldi è proprio di superficie questa paura, non è che da lì si va dentro, e che anche questa trovi nel corso come andare dentro a fare poi cambiamento più forte nella vita, non solo cambiare una lì. È come aversi una vasca piena di acqua. Io sono andato con il bicchiere e ho preso il bicchiere d'acqua e basta, ho finito, e svuotata la vasca di bagno, no? Non è svuotata, c'è ancora acqua dentro e bisogna lavorare un po' di più per svuotarla, no? Prende il secchio e toglie il tappo. Ma forse non era proprio dura di rimanere senza soldi, ma di non averne abbastanza per i... Attenzione, io ho cambiato la paura di rimanere senza soldi, quindi pensate proprio a questa. Non è che ho cambiato altre, per esempio, come dice qua nella chat, non avere abbastanza soldi, è un'altra paura non avere abbastanza, e un'altra paura rimanere senza soldi. Quindi sono due paure diverse, Attenzione, io ho fatto comando per tutti per questa paura. Quindi se tu vieni e mi dici domani, guarda che io ho la paura di non avere abbastanza, io non ho fatto comando per quello, io ho fatto comando per questa paura, e questa la puoi sentire adesso. Non so quanto si mantiene, perché il lavoro di superficie può anche non mantenersi tanto, perché ti ho detto, per le paure bisogna andare un po' più dentro per sentirla a lungo tempo, il cambiamento e tutto, però è quello che volevo farvi vedere, che funziona. È questo che voglio fare vedere da questa seduta, che funziona la tecnica, che non sono solo parole che gli dico io o Claude, che l'ha sperimentata anche lui su di lui, è stato proprio qui e ha lavorato con lui, e sono stato io prima a fargli una dimostrazione come vi faccio a voi, e poi lui è diventato incuriosito di questa cosa, l'ha messa in pratica e ha risultati, avrà risultati se la mette ancora in pratica, se no, no. Bene, allora io mi noto il tuo nome qua, Nicoletta. Nicoletta. Perfetto. Adesso mi concentro su lei, non rispondo più alla chat, non posso fare 100 cose in un colpo, però adesso faccio questa cosa qua. Bene, allora parliamo un po' di questa paura. Dimmi un po' di cosa hai paura, come puoi chiamare questa paura? Non parlarmi della paura, dimmi come la puoi chiamare questa paura di parlare inglese. Vergogna. Oh. Allora, la vergogna di parlare inglese o di fare... Di
di sbagliare, di essere giudicata e di essere presa in giro, inadeguatezza. Già mi hai detto quattro paure, paura di vergogna di essere giudicata, quindi. Però quello che ti devo dire, Nicoletta, se guardate sulla scala di Hawkins, sono le più basse possibili emozioni che li puoi trovare. La paura e la vergogna, queste qua sono le più basse che ci sono, no? La più alta è la pace e dopo c'è la illuminazione, quindi la pace è la più alta che la puoi avere, come dice Hawkins. Poi anche questo ognuno quanto impara. Quindi sono messa male. No, non sei messa male, è bene perché, ti dico, perché sei diventata almeno cosciente che hai un problema e la vuoi risolvere. Sono quelli che non hanno problemi e non vogliono risolvere, ma si lamentano e stanno lì in quella cosa lì. Quelli sono messi male. Quelli che fanno qualcosa non sono messi male, sono sulla strada giusta, secondo me. Che se ce le hai non c'è problema, si cambiano. Vergogna. Io mi ho messo qua vergogna. Partiamo da questa paura, no? Che se sbagli l'inglese ti vergogni, hai questa vergogna. E poi vediamo cosa dice il tuo subconscio. Dobbiamo fare un po' di scavo, anche se il tempo non è tanto. Facciamo un po' di scavo e vediamo, però non andiamo al fondo, perché non c'è tempo. Durerà mezz'ora di scavo per arrivare al fondo. Non voglio che teniamo già, le persone sono impazienti, devono andare in discoteca, sono solo 71 persone in questo momento e anche io forse vado oggi a ballare. Giustamente. E quindi facciamo un po', però voglio che tu hai qualcosa, ti prendi qualcosa di qua e vedrai che cambia un po' le cose domani, da oggi, iniziando. Bene, ti prego di chiudere gli occhi, Nicoletta. E voglio che tu ci pensi a questa cosa, che sei lì davanti e che parli l'inglese, che devi parlare inglese, devi mantenere questa cosa qua. E quando ci pensi a questa cosa, io ti chiedo, cosa succederebbe di male se ti fai da ridere agli altri e ti vergogni? Cosa succederebbe di male? Mi sento stupida. Stupida. Cosa succederebbe di male se ti senti stupida sempre e sempre porti con te questa cosa di sentirti stupida? Cosa succederebbe di male? Che non sono all'altezza di qualcosa di più grande per me. Cosa succederebbe di male se non sei all'altezza delle cose del più grande di te? Perdo occasioni per cambiare qualcosa nella mia vita. Cosa succederebbe di male se perdi le occasioni sempre e sempre? Rimango insoddisfatta, rimango così, con questo senso quasi di... Non ho capito cosa hai detto prima parola. Rimango, come dire, insoddisfatta. No, ripeti per favore, non spiegarmi, ripete che non ho capito proprio la parola. Ripeti la parola che hai detto prima volta, rimango? Insoddisfatta. Ecco, questo mi interessa, rimango insoddisfatta. Cosa succederebbe di male se rimani sempre insoddisfatta? Ma sempre insoddisfatta? Che non sono felice. Cosa succederebbe di male se non sei felice? Mai felice. Cosa succederebbe di male se non sei felice? Vivo una vita triste. Cosa succederebbe di male se vivi una vita triste? Sempre. Mi deprimo. Cosa succederebbe di male se ti deprimi sempre e vivi nella depressa, in depressione? Cosa succederebbe di male se ti deprimi? Non ho più energia, muoio. Cosa succederebbe di male se non hai più energia? Se perdi tutta l'energia e non hai più energia, cosa succederebbe di male? Che non ho più un senso. Cosa succederebbe di male se non hai più un senso?
Non mi vede nessuno. Non mi vede nessuno, hai detto? Sì. Cosa succederebbe di male se non ti vede nessuno? Sono sola. Cosa succederebbe di male se sei sola, se rimani da sola e sarai sempre da sola? Cosa succederebbe di male? Mi sento abbandonata. Cosa succederebbe di male se ti senti sempre abbandonata? Non voluta. Non ho capito, ripete Non quello che hai detto. voluta. Abbandonata. Io scrivo anche, gli uomini fanno diverso 2 volte. Non voluta, hai detto, non voluta. Cosa succederebbe di male se non sei voluta? Non voluta sempre. Cosa succederebbe di male? Non piaccio. Cosa succederebbe di male se non piaci? Mi sento non adeguata, che ho qualcosa che non va. Non adeguata? Mhm. Cosa succederebbe di male se non sei adeguata, non adeguata? Mai e sempre non adeguata. Cosa succederebbe di male se ti senti così? Non mi sento nel posto giusto. Cosa succederebbe di male se non sei nel posto giusto? Che devo ricominciare da capo. Cosa succederebbe di male se devi ricominciare da capo sempre e sempre? Mi fa fatica. Cosa succederebbe di male se fai fatica sempre e sempre? Mi stanco. Cosa succederebbe di male se ti stanchi e sei sempre stanca? Che il mio fisico va nel dolore. Non ho capito. Il mio Ripeti. fisico va nel dolore. Dolore? Cosa succederebbe di male se il tuo fisico va nel dolore? Che non ho più energia e voglia di fare le cose. Ci fermiamo, puoi aprire gli occhi. Ok, si può ancora continuare, però ci fermiamo, che ho detto possiamo andare mezz'ora, tante volte si può andare mezz'ora, però quello che dovete capire, possono uscire 50 paure e ho visto che tu li senti abbastanza bene queste qua. Quando li dicevi ho visto che li vivevi anche un po', li sentivi. Quindi vuol dire che ci sono queste paure. Quindi Sì, ragazzi, la sento fortissima. così si può andare, no? Io quando lavoravo con me all'inizio trovavo anche, non so, 100 paure in un scavo di questo, no? Però all'inizio, dopo sempre di meno, a un certo punto non avevo niente, avevo la pace con tutto, non sentivo, adesso se mi metto a scavare su una paura, non lo so, non arrivo da nessuna parte, non mi porta da nessuna parte le cose, perché effettivamente non ho paura. Non ho paura di parlare adesso con voi, non ho paura di essere giudicato, non ho paura che la cosa non funziona, non ho paura che sbaglio, non ho paura che sbaglio le parole o che voi chissà cosa pensate di questa cosa, non ho paura di niente, non ho paura. E posso parlare, posso manifestarmi, no? Perché non ho queste paure. Però ho avuto anch'io così, stavo bene a questo capitolo. E tutti hanno, tanti hanno, ma non sanno che ce l'hanno, però quando si mettono a fare questa cosa qua, nel corso ti insegno come fare questa cosa con te meglio di quello che faccio io con te adesso. Riesci meglio ad andare su questa cosa, ti insegno un trucco per andare meglio con questa domanda e con le altre, no? E così hai risultati e riesci a fare da solo, che ha chiesto qualcuno che come faccio le domande così. Cosa ha chiesto? Sapete se questa sessione è stata registrata per... Beh, io l'ho registrata, non lo so se le potete, se lo ammetto per vederla o no, so che ci saranno ancora, è meglio che sperimenti di nuovo e di nuovo lì,
e vedi come funziona le cose. Perché quello che è stato il passato, lasciamo il passato, però può darsi che metterò questa registrazione. Non prometto, non lo so. Vedrò come la colgo, come la prendo, come funziona la cosa. Quello che vi dico è che voglio fare un po' a lungo questa cosa, le sessioni così, che così più gente capisce e poi più gente vede come funziona la cosa. E così vedi che non solo su di te ha funzionato, che funziona anche su quello, anche sull'altro, quindi funziona per tutti. E farò ancora queste sedute per un bel po' di tempo, non lo so quanto, ma vediamo. Ok, allora, ti dico un po' delle paure che abbiamo trovato qua, poi facciamo un comando, poi vediamo come li senti, per sentire qualcosa, per ne accorgerti che è cambiata, se misuri o misura qualcuno, ma io voglio che tu anche mi dici qualcosa di come ti senti dopo fatto il comando. E per quello facciamo un po' di esercizio, così anche le persone, gli altri vedono come è andata la cosa per te. Boh, allora, la paura questa di parlare l'inglese, che partiva da una paura di vergogna, abbiamo trovato la paura di sentirti stupida, di valutarti così, che non sono le altezze, che prendo o perdo le occasioni, no? Se ti fai, perdi le occasioni, rimango insoddisfatta, di rimanere insoddisfatta, non sono felice, vita triste, mi deprimo, non ho più energia, quindi se parli in inglese non hai più energia, perdi tutta la tua energia, non più senso, che non ho più senso, tu non hai più senso, non mi vede nessuno, poi nessuno non ti vede, rimani da sola, la paura di rimanere da sola, che questa paura, ragazzi, di rimanere da sola è una paura della coscienza, perché lei è unica, è sola e ci ha creato lei stessa per non essere da sola, e con questa cosa viene anche imbrogliata sempre, no? Se state a sentire Corrado Malanga, vedete che con questa cosa viene imbrogliata. Noi stiamo con te, tu sei importante per noi, qua e là, quindi lei ha bisogno, se voi non gli date retta, non state a parlare con lei, non l'ascoltate, non giocate con lei, che avete paure e non giocate, allora lei si stufa, vuole che e questa paura da sola è una paura, può essere una paura anche della coscienza profonde, e che una volta quando la cambi, questa paura cambia tante cose, perché la tua coscienza percepisce in un altro modo le cose. Bene, la paura di essere abbandonata, che è anche una paura della coscienza, non voluta, la paura di non piaccio alle persone, alla gente, forse anche a te, di non piacerti neanche a te di te, la paura di adeguata, che non sei adeguata, che non sei nel posto giusto. Questo è anche vero, non siamo nel posto giusto, scherzo, non siamo a casa, però siamo in posto giusto. Come dice Claude, no? Che non siamo a casa, dobbiamo ritornare a casa. Ricominciare da capo, la paura di ricominciare sempre e sempre, la fatica, la paura di fare fatica, la paura di stancarti e la paura di dolore il mio fisico, di aver dolore al tuo fisico, di dolore sul tuo fisico. Il mio fisico va al dolore, sente il dolore, ma il fisico, non la coscienza. Non è proprio il Quindi corpo. hai specificato la paura giusta. Il corpo, no, il corpo, è proprio il corpo. Sì, il fisico. Quindi quello che voglio che voi capite da questa cosa, quando cambio una paura devo cambiarla proprio come l'ha detta lei, non come la penso io. Io posso pensarla diverso, ma devo usare le sue parole, che le ha detto che il codice della paura è quello che tu l'hai detto, non quello che la penso io o la modifico io. Quindi se tu mi hai detto ho la paura di il mio fisico va al dolore, quindi è quella la paura che la devo cambiare. Bene. Allora, io cambierei per te la paura di
stanca, di diventare stanco, stanco, detto di stanchezza. La paura di fatica, no. La paura di sola, questa la cambiamo sicuro se vuoi. La paura di il mio fisico Va nel dolore. come? Il mio fisico va nel dolore. Comincia Va ad avere nel dolore. dolore, sì, va nel dolore. Perfetto. Questa la cambiamo perché è l'ultima che l'abbiamo toccata. Poi la paura di stanco, di diventare stanca, e la paura di fatica. No, stanca e sola, questa. Cambiamo 3 paure, ok? Perfetto. Poi le altre spariscono lo stesso, perché noi vogliamo che queste spariscano anche le altre. Vuoi che facciamo un esercizio di provare a vedere se capisci, se senti in qualche modo una di queste paure, e dopo io ho fatto il comando, vediamo che non c'è più neanche quella sensazione da sentirla, quella paura. Quindi vai su questa, l'ultima, che è dolore, il mio fisico va nel dolore. Pensati a questa cosa, che il tuo fisico va nel dolore, e pensa a questa paura, e quando ci pensi a lei la senti? Sì, sì. È lì? No, me la puoi dire se vuoi qualcosa di lei, non tanto. Va sul petto. Sul petto. È come un senso di soffocamento, mi opprime qua. Quanto è intenso la senti in questo momento da 1 a 10? 9, 10. 9, 10, perfetto. Perfetto, puoi aprire occhi. Non gli diamo neanche colore, tu l'hai sentito, l'importante è che l'hai sentito, e dopo fatto il comando vediamo se riesce ancora, se è cambiato o no. Bene, perfetto. Facciamo questi comandi e poi ragazzi chiudiamo, e poi se avete delle domande ci saranno altri Zoom, ci sono su WhatsApp, mi trovate su WhatsApp, e poi parliamo delle queste cose. Andiamo, perché vedo che le persone vanno via, ci siamo allungati tanto. È così, la prima seduta è così, lo sapevo. Comando che le paure di Nicoletta, la paura di sola, di rimanere da sola, di essere da sola, comando che questa paura sia presa da lei, inviata nella coscienza universale insieme a tutte le sue cause, motivazioni e radici, e sostituita con forza, potere, coraggio, di essere tutto, di essere con tutto, di essere interconnettata con tutto, è il miglior programma venuto dalla coscienza universale per il suo bene supremo. Comando che la paura di fatica, di fare tanta fatica, la paura di fatica di Nicoletta, comando che questa paura sia presa da lei, inviata nella coscienza universale, insieme a tutte le sue cause, motivazioni e radici, e sostituita con forza, potere, coraggio, di fare tutto con semplicità, di fare tutto con semplice e facile. È il miglior programma venuto dalla coscienza universale per il suo bene supremo. Buono. Comando che la paura di Nicoletta che dice il mio fisico va nel dolore, comando che questa paura sia presa da lei, inviata nella coscienza universale, insieme a tutte le sue cause, motivazioni e radici, e sostituita con forza, coraggio e potere di aver salute, di vivere nel salute, di guarire, ed è il miglior programma universale per il suo bene supremo. Ordino. Si vede quanti siamo. Comandator sempre ricetto pentru urechile programe emoții, să se închidă, să se deschidă și frici, să se închidă. Nicoleta și să deschidă. Perfetto Nicoletta, fai 2 respiri adesso.
e prova a vedere come la senti. Parlami un po' che così mi vieni qui su tutto il schermo e ti vedo Ok. tutto così. Ok. Posso... Sì, Sicuramente molto più leggera sul petto, ok. ma mi sento proprio tirare qua. Questo è il problema, il mio problema. Partono sempre da qua, poi i miei dolori e si espandono in tutto il corpo. Ok, ti dico cosa succede. Una volta quello che voglio, la mia è, quello che vi dico sono le mie verità, non sono verità supreme, non sono, ma me le ho ben studiato quando parlo di queste, di certe cose, non è che parlo al fuori di conoscenza delle cose. Quello che vi dico qua, che anche la treccina è così, di qua la coscienza si collega con il corpo e anche altre energie possono collegarsi con il corpo dal di là. Se ci sono tante paure si possono agganciare bene 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 di là. Poi nella medicina germanica, no? La nuova medicina germanica di Dr. Hammer, lui dice che questa parte qua sono dei problemi che li porto nella schiena, che non li lascio giù, le cose che porto con me e li porto e non dico, non parlo e li tengo lì. Quindi sono problemi che mi li porto con me tanto. Quindi può essere anche questa. Adesso io ti farò un comando, comunque non ti lascio così, però lì ci sarebbe un po', per quello dico, sai la tecnica, stai a pensare, lavori su quello, ti fai un po' di meditazione, ti metti qualche domanda, fai qualche comando e vedrai che pian piano spariscono le cose. Dimmi un po', chiudi gli occhi per favore e dimmi questa sensazione. Viene perché quando ci pensi alla paura di stare male nel corpo fisico o è un'altra paura che sostiene questa cosa? Viene dall'altra parte, di un'altra parte? No, è un'altra paura. Un'altra paura, certo. Perfetto. Però descrivimi quello che senti lì dietro. È come se ci fossero un elastico, ok? Che tira, tira, L'elastico che tira? sì, soprattutto sul lato sinistro. Il mio fisico sento continuamente questi, come dei diaghi in tutto il mio corpo, nella testa. Adesso li senti? In questo momento li senti? In questo momento sento l'elastico sul collo, questo tirare sul collo. Okay. Ci interessa quello che senti adesso. Un No, elastico che tira sul collo. tirare, questa tensione sul collo. Perfetto, tensione. Quanto forte la senti in questo momento adesso? 7, No, 8. da 1 a 10, 7, 8. Che colore li puoi dare? Blu. 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 Perfetto. Puoi aprire gli occhi? Ho il tuo permesso, Nicoletta, di cambiare, di mandare via questa... Sì. Non è solo... Qua abbiamo un po' di più cose, quindi farò un po' diverso il comando. E così so che ho più risultato, insomma. Quindi, ho il tuo permesso, vero? Di cambiare questa sensazione, questa emozione che la trovi lì. Comando che le seguenti emozioni di Nicoletta, sensazioni, emozioni e insieme a tutte le loro paure la paura che sta sotto questa cosa, sotto questa emozione, comando che tutte queste, che la emozione è come un elastico che tira sul collo, come una tensione sul collo di intensità 7-8, adesso il colore blu di Nicoletta, comando che tutte queste emozioni, tutte queste sensazioni siano prese da lei, inviate nella coscienza universale insieme a tutte le loro cause, motivazioni, radici e paure sotto e cambiate con forza, potere, coraggio, luce, amore, libertà, equilibrio, pace, accettazione e il miglior programma ed emozioni provenienti dalla coscienza universale per il suo bene supremo.
Bene Nicoletta, fai 2 respiri. E dimmi poi, dopo fatto i respiri, sarebbe bene se prendiamo 1 minuto o 2, o ti lascio 1 minuto o 2 e poi vediamo, ci ritorno da te. Così chiudiamo e poi chiudiamo che mi dici tu come ti senti e dobbiamo chiudere. Quindi ragazzi, grazie a chi è rimasto fino adesso, quindi vuol dire che proprio è interessato di questa cosa e proprio vuol vedere come funziona o non ha niente da fare di sabato sera, può essere anche questo. Quindi sono contento che quelli che avete rimasto, avete visto. Se volete provare, ci saranno ancora quelle sedute lì gratuite, poi vediamo quando si arriva a chi, quando si arriva, aspettiamo ognuno il suo turno. Chi non ci crede può provare sulla sua pelle in queste sedute Zoom o in quelle gratuite, o se è interessato al corso allora ha il precedenza, se paga quei 97 euro ha la precedenza e io faccio prima con quelli lì perché voglio che le persone hanno un risultato, non solo che stanno lì per niente. Quindi vi ringrazio per aver partecipato a questa cosa, spero che è stato utile per tutti, spero che le informazioni sono state chiare, che ognuno ha imparato qualcosa, ha sentito qualcosa e si è lavorato qua. E poi di più, se avete delle domande, se volete accedere al corso, il corso si può adesso acquistare, fino adesso non ho lasciato questa, ma adesso chi vuole può andare al corso, c'è sul sito, c'è la possibilità di prendere direttamente il corso. Ma comunque chi prende il corso scrivetemi anche su WhatsApp, così mi tengo cura di voi, di mettervi poi nel gruppo Telegram di quelli che hanno preso il corso, di partecipare nell'accademia e di poter darvi il mio, già non so, dare il mio aiuto, dare i miei consigli per andare più, sfruttare più questa tecnica, avere più risultati. I risultati vostri sono i risultati miei, quindi così che funziona. Se qualcuno ha qualcosa da dire, prima dimmi tu Nicoletta come ti senti quando ci pensi alla paura di... No. non era una paura, era quella sensazione. Dimmi come la senti quella sensazione lì che era dietro. Molto meglio, molto meglio. Perfetto. Molto meglio. Meno male, ma Come ho anche sul detto. petto molto più leggera. Come ho detto, con un fiore non fai primavera, ma si fa vedere la primavera, si sente qualcosa e la sentirai. Anche un fiore ha odore, è bello, dà gioia, quindi anche con quello puoi vedere un po' di luce e andare verso quella luce. Grazie mille, grazie. Grazie a te, Ti contatterò grazie per il su WhatsApp, coraggio. comunque, ti contatterò privatamente. Sì, quindi hai anche coraggio, quindi grazie per il tuo coraggio, perché davanti a tutti sei riuscito a aprirti un po' e parlare di questa cosa. No, grazie a te. Quindi, prego, siamo qui. Ragazzi, penso di chiudere questa. C'è qualche domanda adesso, qualche domanda importante che qualcuno me la vuole fare? Qui no, me la può fare anche su WhatsApp. Mi puoi lasciare il numero di WhatsApp, grazie. Sì, lo trovi sia sul gruppo, lo scrivo ancora sul gruppo di Telegram, sul coso, sul canale di Telegram, lo scrivo anche qua ancora una volta così rimane, lo scrivo come adesso. Aspetta. No, il mio computer. Ma no, non riesco a mettere il più. Con adesso sono riuscito. Più 40 745 04 7719. Quindi 0, te lo do enter, più 407 45 04 7719. Non lo so ragazzi se questa sarà pubblica in canale, devo guardarla, devo pensare, devo valutare, devo sentire le cose. Io non è che faccio le cose così.
ma vi ho detto, c'è ancora l'occasione di essere, di fare di sperimentare questa tecnica. Sarò qui, provo di fare un'accademia grande anche in Italia, sarà una entrerò nella collaborazione con Claudio e con altre 2 persone, non voglio dire il nome perché forse non vogliono loro, però sarà un'accademia in comune dove saranno 4 persone, dove se uno entra lì ha 4 persone che lo possono aiutare in una direzione, un lavoro che vuole fare una cosa che... Quindi sarà, dove sono di più, c'è più potere, sarà una cosa bella che poi sarà il Claude di dirvelo come funzionerà, come sarà e come la mettiamo insieme tutta quella storia per arrivare a più persone, per fare più cambiamento nel mondo. Ognuno, se lavora con lui, fa la sua, mette il suo mattone. E c'è bisogno di tutti. Quindi io vi ringrazio per adesso, forse facciamo anche dei Zoom dove parliamo di più e Zoom dove solo lavoriamo con le persone senza parlare, senza chiacchiere. Però all'inizio bisogna un po' spiegare le cose così capite di quello che facciamo. Se non capite, allora non funzionano bene le cose. Grazie, un abbraccio a tutti. Grazie, buonanotte. Buonanotte. Non trovo il numero di telefono. Scusami, non ho capito. Nella chat qui non lo trovo il tuo numero di telefono, non capisco. Allora ti dico... No, non l'hai inviato, Marius, non appare il tuo numero di telefono. Io l'ho diretto un messaggio. L'ho mandato a qualcun altro diretto, alla Cristina? Dovresti metterlo a tutti. Sì, penso, solo che non lo so come farlo. Send chat to everyone in meeting. Sì, l'ho mandato solo a una persona. Adesso lo mando a tutti. Bene. Sì. Oh, aspetta. Hai detto 0049? Vado adesso, lo scrivo adesso. Se no lo scrivo io, me lo dice a voce alta. Sì, lo dirò anche così, ma lo voglio anche scrivere e te lo dico adesso anche a te. Okay. Quindi 40745 047719. Perfetto. Però non prometto che vi rispondo oggi o domani, ma fino a lunedì rispondo a tutti quelli che mi scrivono. Di solito sono molto veloce a rispondere. Quando non ho voglia di scrivere, lascio un messaggio voce, però sono veloce a rispondere a tutti. Non sono uno che... Quindi Grazie. quando mi prendo impegni, mi occupo di quelli. Grazie. Bene, grazie a voi. Grazie. Buonanotte, abbraccio. Grazie. Ciao. Grazie, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.